Allora, buonasera. Diamo inizio a questo consiglio comunale del 28 giugno. Saluto i consiglieri, il pubblico e anche il pubblico che ci segue da casa. E iniziamo subito. Do la parola al segretario Vittorino Spessotto per l'appello, prego. Buonasera. Bassetto Paolo. È arrivato, bene. Botteon Adriano. Carnelos Graziano. Daregian Antonio. Darcier Caterina. De Bastiani Alessandro. De Valier Fabio. Dus Marco. Fasan Bruno. Fiorin Fiorenza. Maset Giuseppe. Posocco Gianluca. Sant'Antonio Paolo. Assente giustificato. Saracino Matteo. Sonego Elisa. Assente giustificato, doveva arrivare più tardi. Tocchet Silvano. Presente. Tonon Roberto. Presente. Bene, 4 assenti. E quindi 13 presenti. Scrutatori. 13 presenti, 4 assenti. Nominiamo gli scrutatori. Qualcuno si offre per alzata di mano. Posocco, Dus e Darcier. Posocco, Dus e Darcier. Bene, prima di iniziare il consiglio abbiamo il piacere di avere qui con noi il generale Lorenzo Cadeddu, presidente del Centro Studi Storico-Militari sulla Grande Guerra Piero Pieri di Vittorio Veneto, di origine sarda, vive a Vittorio Veneto, ha scritto parecchi libri di carattere storico sulla Grande Guerra, La leggenda del soldato sconosciuto all'altare della patria, La ricerca del milite ignoto, il ciclo di 3 volumi della storia delle brigate Sassari e Reggio nella Grande Guerra, La vita per la patria, Sa vida sa patria, Deus et Sure, l'epopea della Sassari alla trincea delle Frasche. Inoltre a 2 mani, con altri autori, ha scritto ancora altre pubblicazioni, La battaglia del solstizio, La battaglia di Vittorio Veneto e ancora Le guerre d'Africa, Il deserto della Libia, le grandi battaglie degli italiani. Lo invito a sedersi qui con noi per una breve commemorazione di Brandolino Brandolin D'Adda, come ci spiegherà egli stesso. Prego. Ringrazio tutti per l'invito che mi è stato fatto e che ho accolto molto volentieri per 2 motivi. Uno, perché sono un appassionato di storia e 2, perché il conte Brandolino Brandolini D'Adda era un fante come me e non potevo esimermi da questo ricordo, visto che sono il presidente dell'Associazione dei Fanti. Signor Sindaco, signori assessori, consiglieri, cittadini di Vittorio Veneto, Brandolino Brandolini D'Adda nacque nel 1878 a Cordignano. Era il nono in scala di successione della nobile famiglia dei Valmareno. Si laureò in legge all'Università di Padova, si dedicò alla gestione delle proprietà di famiglia, ma non disdegnò la politica, tant'è che fu sindaco di Follina, di Cison, chiedo scusa, poi divenne deputato provinciale, allora si chiamavano così i consiglieri della provincia, e infine nel 1913 fu eletto deputato per il collegio elettorale di Vittorio Veneto. Ecco perché la figura di Brandolino è legata alla città di Vittorio Veneto. Qualcuno, come succede sempre fra le alte gerarchie, pensò di
preservarlo dal pericolo che poteva rappresentare la guerra e lo fece assegnare a una compagnia automobilisti, cosa che a lui non piacque, che rifiutò e fece domanda per essere inviato in una brigata operativa di fanteria. E la brigata c'era, l'avevano appena costituita. Si trovava a Casarsa, era appena arrivata da Genova dove l'avevano appunto formata, e si trattava della brigata Bisagno. Questa brigata è importante per noi perché è una brigata è la brigata che il 30 ottobre ha liberato Conegliano. Infatti la strada dell'ospedale di Conegliano è dedicata proprio alla brigata Bisagno. Assegnato alla brigata Bisagno, qualcuno disse: beh, va bene, è un parlamentare, non possiamo metterlo in condizioni di perdere la vita sul campo di battaglia, facciamolo aiutante di campo del comandante della brigata, che certamente non sarebbe stato in prima linea. E lui invece rifiuta questo incarico, chiede che gli venisse assegnato un plotone, e con il suo plotone, il 26 giugno di 100 anni fa, entrò in combattimento in occasione della Strafe Expedition che si stava combattendo sull'altipiano dei 7 comuni. Venne ferito quel 26 ottobre. Venne ricoverato in diverse strutture sanitarie, si tentò quasi tutto, l'impossibile no, ma non si riuscì a salvargli la vita e morì quindi il 28, 100 anni fa come oggi, nell'ospedale da campo ancora esistente, divenendo l'unico prima guerra mondiale. Erano diversi i parlamentari che avevano rinunciato al beneficio dell'esonero dalla guerra perché parlamentari. Lui fu quello che purtroppo ci lasciò la vita. Non è molto ricordato e è rivisitata. Forse non tutti neanche sanno che i poveri resti di Brandolino sono al Castelbrando. E quindi qualcuno lancia un'idea così per trascorrere una domenica, qualcuno potrebbe anche vedere di farci una scappata. Ecco, in un momento in cui i politici sembrano cercare cose che sono un po' lontane dal popolo, trovare un parlamentare che rinuncia al beneficio di non fare la guerra per andarla a fare mi sembra un passo veramente notevole. Grazie. La ringrazio a nome mio personale e anche del Consiglio Comunale. Ricordo, ma penso che lo farà il Sindaco, che una piccola delegazione dell'amministrazione proprio il giorno 26 giugno si è recata a deporre una piccola corona di fiori proprio sulla tomba di Brandolin D'Adda. Quindi saluto ancora il generale Cadeddo. C'è una domanda di attualità presentata in mattinata dal consigliere Saracino, quindi gli do la parola per illustrare la domanda di attualità. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La mia domanda di attualità è la seguente. Come riportato negli articoli frastuono al traforo esposto in procura e troppo rumoroso traforo denunciato, i lavori del cantiere del traforo hanno creato una situazione di invivibilità per le molte famiglie che gravitano sull'area, a causa delle emissioni acustiche e delle vibrazioni sempre più spesso oltre i limiti concessi dalle autorità.
Partecipare Vittorio chiede al Sindaco quanto segue. Quali siano le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni concesse per i lavori, per quale motivo i controlli delle emissioni acustiche non vengono svolti in maniera continuativa per tutta la durata dei lavori, se sia stato predisposto un monitoraggio delle vibrazioni causate dai lavori al fine di quantificare l'effetto e valutarne l'impatto sugli edifici circostanti, come l'amministrazione intenda attivarsi per far sì che ANAS e ditte rispettino le prescrizioni contenute. Questo a far seguito anche delle dichiarazioni sulla stampa dell'assessore Costa, dove confermava che le emissioni erano andate oltre i limiti. Grazie. Grazie consigliere. La parola al Sindaco Tonon, prego. Grazie, buonasera a tutti. Le prescrizioni in materia di rumore sono quelle contenute nelle 2 deroghe rilasciate dal Comune il 24 novembre 2014 e quindi quella successiva del 22 aprile 2016, atti già noti. Subito dopo il rilascio dell'ultima autorizzazione, il Comune ha chiesto ad ARPAV di effettuare il monitoraggio delle emissioni rumorose in corrispondenza del cantiere. ARPAV ha svolto tale monitoraggio dal 3 al 9 maggio, secondo le modalità e i protocolli ritenuti dalla stessa ARPAV adeguate. Il Comune inoltre ha attivato tramite l'Ufficio Ambiente un costante presidio delle zone interessate. In seguito a tale monitoraggio, la società consortile Sant'Augusta ha contestato gli esiti dei rilievi fonometrici effettuati da ARPAV e l'amministrazione comunale il 7 giugno ha convocato un incontro tenutosi il 16 giugno al quale hanno partecipato oltre ad ARPAV, l'ANAS e la società consortile Sant'Augusta. Nel corso dell'incontro è stato deciso di ripetere le misurazioni. Tali misurazioni saranno ripetute in contraddittorio dal 5 luglio prossimo venturo e sulla base degli esiti eventualmente saranno assunte misure di mitigazione, quali barriere acustiche simili a quelle poste in opera nel cantiere nord, in corrispondenza dei principali ricettori. È stata inoltre invitata l'impresa a limitare l'uso dei mezzi più rumorosi. Lo stato di consistenza del patrimonio immobiliare ante operam è stato fatto e ciò consentirà di verificare gli effetti delle opere del traforo sulle stesse. In ogni caso si valuterà di effettuare il monitoraggio delle vibrazioni in corrispondenza dei ricettori maggiormente sensibili e in funzione delle lavorazioni in corso. Consigliere, la sua soddisfazione o meno su quanto... No, più che altro non sono del tutto soddisfatto, perché concordare con la ditta quando vengono fatte i rilievi vuol dire alla ditta: guarda che dobbiamo controllarti di non far rumore. Quindi per quello sono un po' scettico. Grazie. La ringrazio. Punto numero 2, punto numero 1 all'ordine del giorno, comunicazioni, quindi la parola al Sindaco Roberto Tonon, prego. Grazie. 2 comunicazioni, le faccio io, poi passerò la parola all'assessore Ugliana e poi ad altri assessori per altre comunicazioni. Con sentenza del 24 giugno 2016 il TAR di Venezia, accogliendo il ricorso presentato dal Comune di Vittorio Veneto, ha annullato la deliberazione della Giunta regionale numero 559 del 26 aprile 2016, avente ad oggetto lo scioglimento dell'organo del governo dell'IPAB Cesana Malanotti e la contestuale nomina di un commissario straordinario regionale. Nella serata di ieri si è insediato il nuovo CDA dell'ente, composto da Maurizio Castro, Michela Daros, Salvatore Alboretti, Sabrina Carraro e Sandro Denardi. Nella sua prima riunione il CDA ha nominato presidente il senatore Maurizio Castro e vicepresidente la dottoressa Michela Daros. La sentenza del TAR conferma per intero la bontà delle scelte operate da questa amministrazione, in primis in relazione alle decisioni di ricorrere avverso la nomina del commissario straordinario regionale e di provvedere alla nomina di un nuovo CDA, ed è la miglior risposta alle critiche e alle insinuazioni pervenute da alcune parti. Seconda comunicazione riguarda Piazza Meschio. Con delibera numero 93 dello scorso 24 maggio, la Giunta Comunale ha preso atto ed ha espresso parere favorevole al progetto di sistemazione di Piazza Meschio. Il progetto in merito al quale si è espressa la Giunta Comunale è quello oggetto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti ed approvato da questo Consiglio Comunale. Si tratta del progetto da ultimo approvato dalla Soprintendenza ed oggetto del permesso di costruire numero 63 del 2014,
corredato da un elaborato progettuale a firma dell'architetto Sergio Denardi, che recepisce le prescrizioni della soprintendenza, e da un computo metrico estimativo analitico redatto dall'ingegner Vittorino Dalcin, comprendente anche l'impianto di pubblica illuminazione. Il dirigente competente rilascerà quindi a Zurich o ad altro soggetto dalla stessa indicato il permesso di costruire per realizzare la sistemazione superficiale della piazza. L'assetto finale della piazza sarà quindi quello deciso in seguito ai ritrovamenti archeologici, segnato da un asse che ripete l'antico tracciato, all'interno del quale sarà anche riposizionato l'acciottolato recuperato dallo scavo archeologico secondo le indicazioni della soprintendenza. Il sagrato della chiesa sarà realizzato in pietra di Cugnan, come il marciapiede lungo la facciata dell'edificio che prospetta la piazza. La parte centrale della piazza sarà invece pavimentata in conglomerato battuto e lavato con inerti del Piave. Le aree destinate alla sosta saranno trattate con grigliato inerbato. Nel merito della fotografia recapitata ad alcuni consiglieri comunali e pubblicata dalla stampa locale negli ultimi giorni di maggio relativo ad un camion Edilvi in piazza Meschio, mi limito a rammentare che la stessa risale certamente a data anteriore al 6 giugno 2014. Quel giorno infatti sono state rimosse le lamiere che delimitavano il cantiere e che ben si possono vedere nella fotografia stessa, per lasciare spazio alle transenne ancora presenti. La questione quindi non è di attualità. Preciso altresì che a suo tempo anche il progetto relativo al primo permesso di costruire è stato vagliato dalla Giunta Comunale e inoltre che il Piruea non è un progetto a scala edilizia, bensì un progetto di carattere urbanistico. Grazie. Assessore Uliana, prego, a lei la parola. Grazie. Come ben sapete, avete letto anche dalla stampa locale, l'amministrazione di Vittorio Veneto in questi 2 mesi è stata impegnata nella realizzazione di un dossier per la candidatura, la partecipazione al bando per la candidatura di Capitale Italiana per la Cultura 2018. È stato questo un impegno che ha visto un lavoro notevole sia da parte del gruppo dei progettisti che vi hanno lavorato, ma anche degli uffici che io ringrazio per aver collaborato con grande disponibilità alla raccolta di tutte le indicazioni, di tutti i materiali e i suggerimenti che sono serviti per l'elaborazione del dossier. Ma io vorrei fare comunque anche un ringraziamento particolare alle associazioni di Vittorio Veneto che sono state chiamate e coinvolte per la realizzazione di questo dossier proprio seguendo quello che era uno dei punti fondamentali stabiliti nel bando, che parlava di condivisione, di partecipazione e di collaborazione. Devo dire che non avrei mai pensato di avere una risposta così massiccia e anche così entusiastica da parte delle associazioni che hanno aderito proponendo circa 110 progetti. Quindi nell'arco di 1 mese e mezzo, poco più, ci sono arrivati fino a ieri, fino quasi a stamattina, continuamente questi progetti che le associazioni hanno elaborato per la previsione di una serie di iniziative che dovrebbero essere realizzate nel 18. È evidente che il compito dei progettisti e anche nostro come amministrazione è stato quello successivamente di raccogliere tutto questo materiale, di dare a questo materiale una organicità, di dare a questo materiale un filo logico per rispondere punto per punto a tutti gli aspetti richiesti dal bando del MIBACT. Io credo, ce l'ho qui sotto mano, che il lavoro fatto, che è stato condensato in 60 pagine, ma vi garantisco che il malloppo che abbiamo esaminato di proposte ed altro era notevolmente più corposo,
Direi che il lavoro che è stato fatto è un lavoro che sicuramente ci permetterà di partecipare a testa alta a questo bando, di proporre la nostra candidatura con convinzione, pur sapendo certamente che abbiamo come concorrenti molte altre città importanti e probabilmente anche più supportate di noi. Noi vi assicuro ce l'abbiamo messa tutta, ci crediamo, abbiamo cercato di fare questo percorso il più possibile aperto e condiviso alla cittadinanza e quindi io credo di poter dire che comunque al di là di tutto l'obiettivo, che è quello di riuscire a raccordarci con la gente, ma soprattutto di lavorare in collaborazione con le associazioni, ma anche creando questo grande tavolo, questo grande dibattito tra le associazioni e quindi il coordinamento tra le associazioni è comunque un obiettivo già da ora pienamente raggiunto, indipendentemente dal fatto che noi riusciamo a novembre ad essere selezionati tra le 10 città che poi dovranno andare a Roma a presentare la candidatura, oppure indipendentemente dal fatto che forse a gennaio potremo essere proprio noi ad essere scelti. Comunque vada, dicevo, questo risultato è per la città di Vittorio Veneto soddisfacente e dal mio punto di vista anche stupefacente. La candidatura è una candidatura sicuramente complessa perché ha dovuto prendere in esame io ve lo dico in modo molto sintetico, poi tutti quanti voi avrete modo di potervi vedere il dossier, ma ha dovuto prendere in esame un senso di cultura, un'idea di cultura molto più ampia, una cultura che coincide sostanzialmente con il benessere del cittadino nel proprio territorio. Quindi dalla cultura tout court, quindi musica, teatro, spettacolo, ma anche alla città, al territorio, gli agganci con il territorio circostante, le innovazioni tecnologiche, il turismo, la mobilità, le infrastrutture. Ecco, capite quindi che è stato un impegno importante che chiudiamo domani mattina. Giovedì verrà spedito il dossier e poi aspetteremo di sapere a novembre come sarà andata, continuando comunque a lavorare in questi mesi perché ci sono anche i social attivi che stanno dimostrando tutta la loro vitalità, perché aumentano costantemente i like e le immagini che vengono anche dai cittadini comuni inserite all'interno dei social. Dobbiamo dimostrare di essere una città che ha tutte le carte in regola per poter nel 2018 dimostrare di non essere soltanto la città che va a commemorare la Grande Guerra, ma che si dimostra invece una città capace, attraverso la pace, di proporre delle novità importanti dal punto di vista culturale. Grazie. Grazie Assessore Uliana. Assessore De Nardi, a lei la parola. Buonasera a tutti. Nell'autunno scorso, come forse ricorderete, il Comune di Vittorio Veneto ha deciso di presentare per la prima volta un progetto in risposta al bando del Servizio Civile Nazionale. Nelle scorse settimane la Presidenza del Consiglio dei Ministri ci ha comunicato che la città di Vittorio Veneto avrà a disposizione 3 giovani volontari da impiegare nell'ambito del progetto Vittorio Veneto nel centenario della Grande Guerra, polo museale da conoscere e valorizzare presso il Museo della Battaglia. Siamo molto soddisfatti e anche un po' orgogliosi di questo risultato. Il nostro progetto infatti si è piazzato al 12° posto nella graduatoria regionale, davanti a enti del calibro dell'Università di Padova o l'Università di Ca' Foscari di Venezia e comuni come Verona e Vicenza. Rientrare tra i vincitori del bando nazionale è molto più difficile rispetto a quello regionale, però c'è un indubbio vantaggio: il finanziamento in questo caso è integrale e non al 50% come per il bando regionale. Tra gli obiettivi sui quali si impegneranno i 3 giovani nello svolgimento del servizio civile saranno far conoscere e tutelare il patrimonio custodito nel polo museale vittoriese della Grande Guerra,
promuovere il polo museale vittoriese della Grande Guerra e gli eventi culturali connessi al tema del centenario, migliorare l'accoglienza al polo museale vittoriese della Grande Guerra. Con il centenario della conclusione della Grande Guerra, la nostra città e il museo in particolare saranno sempre più sotto i riflettori a livello anche internazionale e è quindi molto importante ottimizzare le nostre risorse museali anche attraverso una loro implementazione telematica e una massima promozione e divulgazione multimediale. Il progetto è stato realizzato in partnership tra il Comune di Vittorio Veneto, la Fondazione Minucci De Carlo e Radio Veneto 1. Gli interessati, tra i 18 e i 28 anni, dovranno presentare domanda di partecipazione al Comune di Vittorio Veneto entro le 14 di giovedì 30 giugno. Il volontario riceverà un'indennità mensile di 433,80 euro per un impegno settimanale di 30 ore per 12 mesi. Alla conclusione del servizio sarà rilasciato un attestato utile al riconoscimento dei crediti universitari e valido per la partecipazione ai concorsi pubblici e ai fini pensionistici. Per ogni informazione basta rivolgersi al Centro Giovani Criciuma. Il Comune di Vittorio Veneto ha anche bandito un concorso di idee per la selezione del logo che verrà utilizzato come simbolo rappresentativo del 150° anniversario della nascita della città che ricorre in quest'anno, proprio nel 2016. L'amministrazione ha deciso di affidare ai giovani, tramite un concorso di idee, l'ideazione del logo, con l'obiettivo di stimolare l'ingegno, la fantasia, il gusto e la creatività delle nuove generazioni. Spesso, giustamente, si sottolinea negativamente come la nostra società non dia spazio ai giovani. Questa amministrazione, per la seconda volta in meno di un anno, ha deciso invece di dare loro un'opportunità, affidandosi alle loro capacità per creare un logo che, speriamo, riesca a essere non solo simbolo di una rievocazione storica volta al passato, ma riesca a esprimere il presente e il futuro della città, con l'auspicio di scoprire magari anche qualche giovane talento. La selezione si baserà su criteri di originalità e forza espressiva, efficacia e immediatezza comunicativa, flessibilità d'uso e applicazione e gli elaborati saranno valutati da una commissione composta dai responsabili dell'amministrazione comunale, operatori del progetto giovani e professionisti del settore grafico, che colgo l'occasione di ringraziare perché hanno prestato la loro opera gratuitamente. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i giovani under 35, residenti o domiciliati nelle province di Treviso, Belluno e Pordenone. Il vincitore riceverà un premio in denaro di 500 euro. Gli elaborati dovranno pervenire al Comune di Vittorio Veneto entro giovedì 30 giugno, anche in questo caso. L'ultima comunicazione oggi presso il municipio di Vittorio Veneto, alla presenza del prefetto di Treviso, dottoressa Laura Lega, del presidente della conferenza dei sindaci dell'U7 Floriano Zambon e della coordinatrice del tavolo interistituzionale contro la violenza domestica e lo stalking dell'U7, sindaco Maria Rosa Barazza, sono stati presentati i dati del primo anno di attività del centro antiviolenza di Vittorio Veneto. 75 i casi affrontati, tra essi c'è anche un uomo, più di uno alla settimana. Le donne che si sono presentate al centro antiviolenza sono distribuite tra tutte le età, con una prevalenza della fascia tra i 36 e i 55 anni, 41 casi. 21 sono i casi tra i 18 e i 35 anni e 12 i casi oltre i 56 anni. Si è rivolta e ha avuto un contatto con il centro purtroppo anche una ragazza minorenne. 19 sono vittoriesi, 56 vengono da altri comuni, dei quali 9 addirittura da altre ULS, fuori provincia anche e anche fuori regione. Abbiamo avuto casi da Belluno, casi da Venezia e casi da Pordenone. 45 sono le donne di cittadinanza italiana e 30 le straniere. Le denunce sono state 16 su 75 casi affrontati. Il vero problema che il CAV cerca di aiutare e risolvere è che spesso le donne non si rendono conto della situazione in cui versano, prima di arrivare alla violenza fisica e non solo, e spesso anche dopo cercano di nascondere la situazione di non passare alla denuncia, necessaria per intervenire in tutela della donna e magari anche dei figli. In molti casi, infatti, le donne che si rivolgono al centro antiviolenza hanno anche figli molto piccoli. Spesso, per comprensibile timidezza, riservatezza o vergogna, le donne non riescono a rivolgersi alle forze dell'ordine o se lo fanno purtroppo troppo tardi. Avvicinandosi al nostro centro, le donne riescono a vincere un po' la ritrosia e a entrare in una rete di collaborazione che abbiamo avviato con molte realtà che sono vicine a noi, i consultori, i servizi sociali e il pronto soccorso, per cercare di trovare una soluzione ai loro problemi.
Nel corso dell'anno trascorso il CAV si è impegnato non solo nelle attività istituzionali di aiuto alle donne, ma anche in attività formativa e promozionale. Sono stati promossi infatti degli incontri formativi non solo per le operatrici del centro antiviolenza, ma anche per le assistenti sociali dei 28 comuni e dell'ULS e le assistenti sociali del consultorio e gli operatori del pronto soccorso. È stato steso un protocollo di collaborazione con i consultori ed è stato aperto un dialogo con le assistenti sociali e gli operatori dei pronti soccorsi per trovare una metodologia comune per affrontare i casi e collaborare nel migliore interesse delle donne che si rivolgono al centro antiviolenza. Colgo l'occasione a nome mio e di tutta l'amministrazione per ringraziare le tante realtà che in quest'anno hanno collaborato con il centro antiviolenza, non ultime i mezzi di informazione che hanno dato molto spesso ampio spazio a questa struttura che, se non è conosciuta, è inutile che esista. E tra i tanti che hanno dato fattivamente il loro contributo alla vita e alla sopravvivenza soprattutto del centro antiviolenza, citiamo la Latteria Sorigo e la Fondazione di Comunità, che hanno permesso di raccogliere con la campagna promozionale Nel mondo di Alice ogni donna è felice 10.000 euro che sono entrati nella dotazione economica del centro antiviolenza e hanno permesso di completare l'anno solare, non l'anno di attività fino a giugno, ma fino al 31 dicembre, che ci risultava molto difficile qualora non fossero arrivati questi fondi, per l'assenza quest'anno del bando regionale per il centro antiviolenza, del quale eravamo riusciti a usufruire per coprire parte dei costi nei primi 6 mesi di attività. Per cui un ringraziamento a tutti coloro che hanno dato una mano e la speranza è che il centro antiviolenza non sia più necessario. Purtroppo i numeri però ci dicono una realtà completamente diversa. Grazie. Grazie Assessore, anche da parte penso di tutto il Consiglio Comunale il sostegno a coloro che hanno aiutato a vario titolo il CAV. Punto numero 2 all'ordine del giorno, trasformazione società Vittorio Veneto Servizi da SPA a SRL, approvazione, modifica societaria e nuovo statuto. Invito il dottor Roberto Biz, amministratore della Vittorio Veneto Servizi, ad accomodarsi e lo saluto. Buonasera da parte di tutto il Consiglio. Prego, la parola al Sindaco Tonon. Prego. Grazie, buonasera a tutti, buonasera anche al Presidente della Vittorio Veneto Servizi. Un po' più vicino. Sì, scusate. Faccio solo una breve introduzione, poi il Presidente spiegherà in maniera più dettagliata tecnicamente la trasformazione, che peraltro è abbastanza semplice, nel senso si evince dal titolo da una società per azione a una società a responsabilità limitata. Sì. Il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come previsto, è stato fatto proprio con la deliberazione numero 19 del 30 aprile 2015 da questo Consiglio Comunale. Nel medesimo si decideva il mantenimento della partecipazione societaria. Ora questo Consiglio Comunale è chiamato a decidere sulla trasformazione di questa stessa società da SPA a SRL, così come chiesto in una nota del 6 maggio 2015 dalla medesima società. Questo non comporta una veste organizzativa più snella e non comporta alcuna modifica dello scopo sociale, ma una semplificazione organizzativa e gestionale della società, detta molto sinteticamente. La commissione consigliare anche visto questo provvedimento, sottolineando l'opportunità di mantenere, visto che la norma prevede la facoltatività del controllo, in questo caso è monocratico, non è collegiale, del revisore del conto. Così come è opinione anche dell'amministrazione, anche la commissione consigliare ha ritenuto di confermare la presenza del revisore del conto.
credo che sia utile che una spiegazione più approfondita possa essere fatta dal Presidente, del Dottor Biz, a cui passo la parola. Buonasera a tutti, grazie signor Sindaco. Allora, come Presidente della Vittorio Veneto Servizi SPA ho proposto, come aveva fatto presente il Sindaco, in una nota del 6 maggio, la trasformazione da società di capitali, da società per azioni a società a responsabilità limitata. In questo caso la società mantiene comunque la conformazione di una società di capitali, c'è solo in questo caso avviene una modifica per quanto riguarda lo statuto e uno snellimento delle procedure per quanto riguarda la gestione della gestione dell'azienda. In questo caso non ci sarà alcun cambio dal punto di vista dell'oggetto sociale, né tantomeno il soggetto giuridico in questo caso cambierà, ci sarà solo questa trasformazione. In questo caso avverrà, ci sono state proposte delle modifiche dello statuto, in quanto all'interno dello statuto, che tra l'altro richiedeva degli ammodernamenti per quanto riguarda la riforma del diritto societario. Uno degli esempi pratici di questa modifica è che non avverrà più, all'interno non vengono più citate le azioni, ma le partecipazioni, le quote di partecipazione, perché nel SRL in questo caso avviene una modifica dei termini formali e le assemblee saranno non più, nel caso delle SPA esistono le assemblee straordinarie e ordinarie, in questo caso ci sarà solo l'assemblea ordinaria, che comunque tratterà gli stessi elementi che avvengono anche nel caso, come nel caso delle straordinarie delle società per azioni. Questa operazione è in linea, io dico, da quando sono entrato in carica, con le operazioni che sono state fatte negli ultimi anni alla Vittorio Veneto Servizi. Una volta, come ben sapete, la Vittorio Veneto Servizi era dotata di un consiglio di amministrazione. Nel tempo è stato deciso di snellire e quindi avere un amministratore unico. La scelta e la proposta fatta all'amministrazione è in questa linea, come è stato scelto di snellire quelle che erano le cariche istituzionali, quindi il Presidente del Consiglio di amministrazione e i 2 consiglieri, e quindi passare a un amministratore unico. Lo stesso valeva anche per la figura del collegio sindacale, perché attraverso il passaggio da una società per azioni a una SRL diventa facoltativa la presenza del collegio sindacale. Come è stato proposto all'amministrazione comunale, giustamente è giusto che la società comunque mantenga un organo monocratico per la sua tutela dell'attività di impresa, perché comunque è giusto che accanto a quelli che sono i controlli che già l'amministrazione fa attraverso quello che è il controllo duale, abbia la facoltà attraverso un collegio sindacale, in questo caso organo monocratico, di poter controllare l'operato dell'amministratore. Quindi da questo punto di vista sottolineo che non c'è alcuna modifica di quelle che sono le attività di impresa della società, c'è all'interno dello statuto solo le modifiche sostanziali per il passaggio da una società per azioni ad una SRL. Questa operazione determinerà, nel momento in cui entrerà a regime, un risparmio di circa 11.000 euro l'anno. Non è tanto, ma è comunque un segnale di risparmio per quanto riguarda l'attività di questa impresa. Grazie dottor Biz. E apriamo il dibattito. La parola al consigliere Maset, prego. Grazie Presidente. Io volevo chiedere al dottor Biz una cosa tecnica. Consigliere, le chiedo scusa. Mi perdoni 20 secondi. La Commissione ci sono 2 emendamenti formali, quindi li leggo perché è giusto farlo adesso. Un emendamento. Allora, a pagina 4 della delibera vedete che dopo il dato atto c'è visto il parere della Commissione consigliare del puntini puntini.
va inteso, visto il parere della seconda commissione consigliare del 24 giugno 2016, come da verbali in atti, che ha espresso il seguente indirizzo, aperte virgolette, mantenere l'organo di revisione ancorché monocratico. Al punto 3, infatti, dopo le parole formali e non sostanziali, virgola, va aggiunto, esprimendo l'indirizzo che sia mantenuto l'organo di revisione ancorché monocratico. Ecco, questa quanto è emerso in commissione, era giusto dirlo, mi scusi. A lei la parola, prego. Sì, grazie Presidente. Sì, infatti questa è stata proprio l'indicazione della commissione di cui anch'io faccio parte e proprio a tal riguardo, per quanto riguarda l'organo di controllo, noi passiamo dai 3 revisori che avevamo con la società per azioni al revisore e quindi ecco io chiederei al dottor Biz che illustrasse a questo consiglio se c'è un risparmio, sicuramente c'è, e se si può quantificare insomma questo risparmio sull'organo di revisione. E la cosa tecnica che le stavo chiedendo prima è questa, da profano insomma, perché non sono commercialista così, ma in questo caso noi passiamo a una SRL con un socio unico che è il comune e rimarrà sempre socio unico. Quindi noi nello statuto, nel nome proprio della società abbiamo in effetti la definizione, esempio Vittorio Veneto Servizi SRL a socio unico, perché comunque aziende con cui lavoriamo hanno proprio questa impostazione societaria. E poi così grosso modo, al di là del fatto della struttura snella, ma giustamente lei diceva che già la passata amministrazione aveva operato proprio uno snellimento della Vittorio Veneto Servizi. In buona sostanza, questa SRL rispetto alla SPA, che benefici porta a casa annui, se si possono quantificare proprio in termini di soldi, e se questo passaggio lo abbiamo così fatto per un discorso di snellimento burocratico, ma lei un po' l'ha anche spiegato, ma io francamente non l'ho proprio percepito appieno. E questo è il discorso burocratico, quindi di operazioni proprio di gestione. E poi, ripeto, se abbiamo già idealmente quantificato andando a imbastire l'impianto di modifica, quindi se abbiamo già quantificato magari all'anno noi andiamo a risparmiare tot. Ecco, grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Saracino. Sì, grazie, buonasera. Anch'io ho 2 domande tecniche. Capitale sociale è rimasto invariato? Vorrei sapere come mai, non è magari stato ridotto visto che passiamo da SPA a SRL. Dopodiché lei parlava di 11.000 euro annui di risparmio. Questi sono dettati soltanto dall'organo di controllo o ci sono anche altre diciamo voci che vengono a costare meno? La responsabilità in questo caso di SRL sul socio unico, unipersonale, quindi è la responsabilità al comune o all'amministratore, e chi sceglie l'organo monocratico di controllo? Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Botteon, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, chiedo al dottor Biz, abbiamo quantificato in 11.000, quindi già le richieste dei consiglieri sono simili alla mia, perché allora, se non sbaglio, il compenso precedente dei revisori si aggirava sui 15.000 euro. Quindi se il dato non è errato e se lei parla di un risparmio di 11.000 euro, se risparmio solo di questo vuol dire che il nuovo revisore unico prenderebbe 4.000 euro facendo la differenza. Quindi 4.000 euro che è meno di un terzo di quello che pretendeva prima facendo parte di un collegio di revisori. Vorrei una conferma su queste cifre che mi sembrano un po' strane. Altra cosa, cioè il ragionamento che faccio, avere 2 revisori in meno non è una cosa da niente, vuol dire avere 2 persone in meno, 2 persone competenti, 2 persone che possono fornire un servizio di consulenza, che possono anche, sì no di consulenza, un servizio di revisione dei conti che spesso è anche consulenza.
se non ricordo male, anche questo parlo da esperienza di consigliere comunale, quando in passato abbiamo discusso dei bilanci della Vittorio Veneto Servizi, la voce che ogni volta citiamo, quella dell'avviamento che è stato inserito al bilancio e che ha permesso di risparmiare molto nel bilancio di Vittorio Veneto Servizi, mi pare che sia venuta su dibattito, su suggerimento, posso dirlo, dei revisori, e quindi togliere dei revisori potrebbe d'altro canto comportare quindi la perdita di questo patrimonio di conoscenze che può rivelarsi utile dal punto di vista economico per una società quale la Vittorio Veneto Servizi. E quindi volevo un po' sapere se è stato valutato questo aspetto in un ragionamento che ovviamente non può essere limitato in un periodo di tempo, ma deve guardare tutto il bilancio negli anni della Vittorio Veneto Servizi. Vi è come ho detto, un risparmio che però con perdita di figure professionali, e abbiamo una sola persona che deve fornire un servizio che però si vorrebbe ovviamente che a livello qualitativo sia all'altezza di quello precedente, quindi di un collegio formato da 3 revisori. Per un risparmio che sia sui 10.000 euro, allora mi verrebbe un po' da chiedere, quindi le chiedo: in consulenza quanto spende la Vittorio Veneto Servizi? Quindi consulenze esterne al revisore, quindi spese di consulenza, perché non vorrei che questo taglio, questo suggerimento venisse da consulenze, e siccome parlando spesso con persone che lavorano nelle imprese e che spesso si affidano a consulenti, i consulenti spesso suggeriscono di tagliare tutte le spese tranne le spese di consulenza, e quindi vorrei, non so se ha il dato sotto mano, se no lo rimando alla prossima discussione, un'indicazione su quanto la Vittorio Veneto Servizi spende annualmente per consulenze. Grazie. Grazie, dottor Boteo. Non vedo altre prenotazioni, quindi credo che forse possiamo dare alcune prime risposte. Certamente. Quindi consideriamo chiuso il primo giro di domande. Prego. Allora, al consigliere Maset che chiedeva delucidazioni, allora, e poi in questo mi aggancio anche sui conteggi che sono stati fatti dal consigliere che ha appena parlato. Allora, il risparmio, allora, il costo del collegio sindacale attualmente è di 18.000 euro l'anno, di cui 8.000 euro sono al presidente del collegio sindacale, 5.000 euro cada uno sono ai due revisori. Quindi praticamente con questa operazione, anche con una contrazione proposta all'amministrazione comunale, in cui preciso che la scelta, in questo caso la scelta del collegio sindacale non spetta all'amministratore, spetta all'assemblea degli azionisti, quindi di conseguenza è una nomina che verrà fatta dall'azionista, quindi non compete a me. Io in questo caso ho proposto questa operazione di trasformazione e ulteriormente anche di riduzione dei costi, che nel momento in cui si deciderà, come c'è un'indicazione di indirizzo alla nomina del revisore unico, in questo caso spetta all'azionista. Quindi il risparmio nel momento in cui si entrerà a regime, perché quest'anno chiaramente in questo momento abbiamo ancora una situazione di un collegio sindacale composto da 3 elementi, nel momento in cui giungeremo a regime avremo un risparmio anno di circa di 11.000 euro. Il beneficio della trasformazione da società da SPA a SRL, allora, in termini fiscali le due società non hanno alcuna differenza, perché sono 2 società di capitali e quindi a livello di tassazione permane la stessa tipologia di trattamento fiscale.
Le uniche, ci sono dei miglioramenti dal punto di vista per quanto riguarda i termini delle assemblee e delle assemblee. In questo caso non esiste più l'assemblea, esiste solo un'assemblea che ricalca, nelle SPA possiamo avere l'assemblea ordinaria e straordinaria. Nel caso delle SRL abbiamo un'assemblea unica all'interno dei quali vengono discussi gli stessi e identici gli stessi punti. Quindi diciamo che è chiaro che il risparmio, se uno lo guarda, è minimo, sono 11.000 euro, però io continuo a ripetere, avete deciso, perché io sono entrato in carica in questa società in cui c'era già stato fatto una riduzione del consiglio di amministrazione, decidendo di fare di avere un amministratore unico. Quindi ritenevo e ritengo tuttora che parimenti può essere ridotto anche il collegio sindacale, proponendo comunque che rimanga, perché nella SRL ricordo che c'è la facoltà, come è scritto nello statuto, noi l'abbiamo lasciata, di poter avvalersi di un organo, di avvalersi di un collegio sindacale che potrebbe essere monocratico o collegiale. In questo caso chiaramente va da sé che l'operazione ha un senso se lo proponiamo come organo monocratico, e questo io lo dico per una tutela dell'azionista, perché in questo caso viene comunque tutelato, ricordando comunque che al di là del collegio sindacale che tuttora in questo momento vigila sull'attività dell'impresa, all'interno dello statuto c'è un controllo, il controllo duale, con il quale l'amministratore, il consiglio di amministrazione, in questo caso l'amministratore unico, è tenuto a dare una serie di informazioni all'amministrazione comunale. Quindi rispetto a una normale società di capitali c'è un maggiore controllo rispetto a, in questo caso, rispetto a una normale SRL. Spero di essere stato esaustivo. Per quanto riguarda la richiesta che mi è stata fatta, il capitale sociale rimane invariato, non viene assolutamente toccato, c'è solo la modifica all'interno dello statuto in cui non saranno più azioni ma saranno quote, perché la SRL definisce le quote di partecipazione come quote e non più come azioni. Il risparmio è quello che vi ho appena elencato. Per quanto riguarda il livello di responsabilità non cambia assolutamente nulla, la responsabilità limitata o nelle società, nelle SPA e nelle SRL permane uguale. Il socio risponde per il capitale che egli naturalmente ha versato o per le garanzie che questi ha prestato ulteriormente. In questo caso non ci sono garanzie prestate ulteriormente e quindi risponde solo per il capitale sociale. L'amministratore risponde per le responsabilità che può avere nell'attività di gestione, come avviene normalmente in una SPA o in una SRL. Ecco, poi mi si chiedeva il discorso di perdere due figure. Per quanto riguarda ricordo sempre che la responsabilità più grande in una società di capitali o in una società di persone è sempre l'amministratore, perché l'amministratore può essere viziato, può essere colpevole di azioni contro la società e quindi potrebbe essere soggetto a un'azione di responsabilità. Il collegio sindacale ha sicuramente una figura, è un elemento di chiamiamolo pure di controllo e di vigilanza, ma la sua presenza è ben più lieve, è importante, ma sicuramente ha meno rischi rispetto all'amministratore. La scelta in questo caso, in questo momento non sono in grado di quantificarle gli importi delle consulenze, però vorrei far presente che il nostro standard di costi della Vittorio Veneto Servizi è dettato esclusivamente da consulenze che sono il nostro commercialista che ci segue per la contabilità generale, perché questo naturalmente negli anni è giusto che sia così, vista l'attività di impresa. La contabilità generale viene seguita direttamente dallo studio commercialistico, quindi c'è il costo annuo solo della gestione della contabilità e la predisposizione del bilancio,
che poi naturalmente viene predisposto dallo studio commercialistico al quale ci appoggiamo, sul quale vige il compito dell'amministratore di vigilare sulla contabilità generale. A fianco a questo c'è naturalmente anche il collegio sindacale, l'organo monocratico, che può verificare, fa tutte le azioni e continuerà a farlo, perché il controllo trimestrale sull'attività continuerà ad essere fatto. Ecco, in merito al discorso che chiedevate del discorso dell'avviamento, allora l'avviamento è un elemento che esiste già dal momento in cui la società, la Vittorio Veneto Servizi, è passata da azienda speciale a società a SPA, società di capitali. In quel momento è stata fatta una valutazione del valore delle 3 farmacie di cui è proprietaria la Vittorio Veneto Servizi, e questo avviamento chiaramente determina un ammortamento di circa 200.000 euro l'anno, e che adesso continua naturalmente a scendere negli anni, ma questo è un elemento che è stato fatto, un aspetto che è stato seguito ancora in fase di trasformazione da azienda speciale a SPA, in base a una normativa degli anni 90 che consentiva soprattutto la trasformazione delle società. Parliamo di società in mano pubblica, quelle che erano le aziende speciali, la possibilità di trasformarsi in SPA. In quella fase è stata data una valorizzazione del patrimonio, dell'attivo, e quindi è venuto fuori in questo caso questo avviamento che adesso viene man mano ammortizzato anno dopo anno, e che dal punto di vista fiscale, lo ricordo, determina un abbassamento delle tasse, quindi chiaramente un miglioramento dal punto di vista dell'utile d'impresa. Grazie. E la parola al consigliere Saracino. Sì, permetto, Prego. farò un intervento un po' provocatorio, giusto perché mi sembra il caso, nel senso che, visto che un buon manager si vede dagli utili o da come sviluppa un'impresa, qua vedo che è stata scelta, anche magari può essere corretto o meno, di tagliare dei costi. Io vorrei sapere il planning di sviluppo della Vittorio Veneto Servizi, perché penso che sia più importante magari aumentare gli ingressi che non andare a vedere di tagliare piccole spese su un organo di controllo. Io vorrei sapere se c'è un progetto per aumentare le entrate. Grazie. Allora, il planning c'è... Oh, scusi. Vuole rispondere subito? No, se ci sono, no, domanda, però effettivamente... Scusa. Sì, no, per adesso non ci sono, questo inizio il secondo giro. Allora facciamo così, dottor Bizz, aspettiamo un attimo, prego. perché vedo il consigliere Posocco al quale do la parola, prego. Sì, a titolo informativo, visto che abbiamo l'occasione di aver qui l'amministratore, se mi può rispondere, come vede questo 2016 a livello di utili, anche in previsione di questi risparmi che andiamo a fare? Grazie. Consigliere Carnelos, prego. Sì, dunque io torno sul seminato, poi casomai risponderà alle domande quando si capisce più se il giro di domande, Comunque, volevo tornare proprio sul punto che è oggetto oggi della nostra riflessione, che è la trasformazione della SPA in SRL. E noi ne abbiamo trattato appunto anche in commissione, appunto volevo illustrare ai consiglieri che non fanno parte della commissione. È indubbio che la trasformazione ha una finalità di semplificazione e di snellimento nella burocrazia che esiste anche nelle società appunto di capitale. E sotto questo profilo io credo sia opportuno il passaggio a SRL. Seconda questione su cui si sono spesi i miei colleghi, quello del collegio sindacale. L'aspetto importante che la Commissione ha ritenuto di sottolineare, e ringrazio l'amministrazione appunto per averlo recepito, verrà indicato come è stato letto nel deliberato, la nostra preoccupazione è stata che ci fosse un organo di controllo
ancorché la legislazione attuale preveda la possibilità che la SRL non abbia collegio sindacale o non abbia nemmeno l'organo appunto o monocratico o di 3 persone. Fra l'altro abbiamo fatto qualcosa di più anche. In realtà il socio unico, in questo caso, ha l'opzione sia del monocratico sia dei 3. Tant'è vero che l'integrazione al deliberato è di prevedere l'organo di controllo almeno monocratico. Faccio questa osservazione perché talvolta, anzi questa volta sono state chieste all'amministratore questioni che non riguardano l'amministratore ma riguardano il padrone della società, cioè il comune di Vittorio Veneto. E sotto questo profilo, poiché l'esercizio di voto per il socio unico spetta al sindaco, è evidente che ha il nostro favore per la scelta che effettuerà nell'ambito delle strutture democratiche del comune. Avremo modo di dire al socio unico di come comportarsi, dare gli indirizzi di cosa fare nel momento in cui verrà convocata appunto l'assemblea su questo specifico punto. Certo, abbiamo una garanzia, il fatto che vogliamo che un organo di controllo vi sia, e su questo non ci piove. Vedevo domande sul futuro. Io mi auguro che quando ci sarà il bilancio avremo la possibilità appunto di parlare di queste cose, ma oggi si parla di statuto e di trasformazione. Ultimo flash, e poi ho finito. Ho fatto anche questo intervento proprio perché talvolta ci dimentichiamo che prima di arrivare in Consiglio Comunale vi sono altri organi appunto che effettivamente effettuano una scrematura, una valutazione, certo fermo restando poi il diritto di ciascuno dell'intervento, ma mi premeva sottolineare questo perché talvolta si pensa che i consiglieri siano tappezzeria oppure fastidiosi amminicoli che hanno solo compito o di votare no o di votare sì, a seconda se si è di maggioranza o di minoranza, e non è così. Effettivamente ogni attività ha il piccolo apporto anche dei consiglieri comunali, che talvolta sono bistrattati, ma per così, tanto per agganciarmi, direi all'assessore alla cultura, come quell'idea brillante è venuta dai consiglieri comunali. Allora ci facciamo grazie a tutti i consiglieri comunali, proprio perché, e questo vedete è lo spirito delle autonomie locali. Voi siete il nostro braccio, noi siamo dei pensanti, voi semplici esecutori di quanto in questo Consiglio Comunale viene deciso. E allora è con soddisfazione che penso, come con una tempestività degna, stavolta credo sia veramente tempestiva, perché abbiamo presentato la mozione esattamente il giorno in cui è uscito il bando. Non sapevo neanche a dire la verità che c'era il bando, ma casualmente è uscito quel giorno, quindi siamo stati davvero molto e molto bravi. Brave le associazioni, bravi la giunta, bravi gli impiegati, bravissimi i consiglieri comunali. Fra l'altro una delle poche volte in cui abbiamo votato tutti assieme. E vi dirò di più, che mi frulla anche a me qualche idea ancora su questa cosa la faremo, non diremo quando verrà concretizzata, la diremo, ma mi frulla l'idea appunto che siccome siamo stati i motori da cui tutto è partito, faremo ancora qualcos'altro appunto per incentivare, per cercare di portare a casa, se possibile. No, ho finito. Stavo parlando appunto della tappezzeria, non siamo tappezzeria, e ho finito. Grazie consigliere, siamo in attesa di saperne di più. Bene, la parola al consigliere Maset, prego. Grazie Presidente. Allora dottor Biz, avevo chiesto, ecco, tanto per chiudere il discorso delle domande che le avevo posto prima, per capirci, sulla carta intestata della nuova
no, dicitura, verrà posto Vittorio Veneto Servizi a socio unico? Sì, mi dà conferma. Benissimo, grazie. Poi, proprio in ragione di quello che dicevamo prima, a pagina 3, preso atto di tutte le cose, accertato che noi troviamo nel penultimo punto organo di controllo facoltativo e monocratico. Mi pare che per quello che abbiamo ragionato prima bisognerebbe variare e inserire organo di controllo monocratico o collegiale, quindi poi a discrezione del socio unico ci potrebbe essere la nomina del revisore, perché se noi interpretiamo così organo di controllo facoltativo potremmo anche decidere di non avere l'organo di controllo. Prego? Pagina 3. Pagina 3, secondo capoverso. Accertato che la trasformazione societaria comporta la modifica dello statuto rispetto alle seguenti fattispecie: denominazione, ripartizione in quote del capitale sociale, adempimenti previsti dal diritto societario per le SRL, organo di controllo facoltativo e monocratico. Sì, ho capito, però se lasciamo da una parte organo di controllo facoltativo, dall'altra lo diciamo, sì, stridono, no, i due ragionamenti. Non ci eravamo accorti probabilmente in commissione. Ecco, questo. Poi, ecco, permettetemi un ultimo ragionamento, ma molto veloce, poi chiudo. Pensavo proprio, mentre parlava il collega così Carnellos, farmacie, Vittorio Veneto Servizi, c'era un progetto di farmacia comunale che la precedente amministrazione aveva avviato e quindi poneva tra l'altro la farmacia comunale di proprietà vicino all'ospedale. Noi stasera, giustamente, lei ragionava sul fatto di portare da SPA a SRL la Vittorio Veneto Servizi, perché comunque c'è un risparmio in termini di soldi, c'è un risparmio in termini di diminuzione delle assemblee, non ci sono più quelle straordinarie nelle SRL, quindi sostanzialmente c'è un risparmio. Ma ecco, la domanda che volevo farle, dottor Bizz, è questa: secondo lei con questo progetto che appunto l'amministrazione poi ha accantonato, ha eliminato, non c'era forse in prospettiva a breve, a medio e a lungo un risparmio, un incremento degli utili e quindi a lungo termine una pesantezza economica della Vittorio Veneto Servizi? È come il ragionamento che faccio, molto semplice, no? Il privato cittadino che paga l'affitto per l'appartamento, a un certo punto decide, no, di acquistare, si fa il mutuo, il prestito, è chiaro che non paga più l'affitto, paga il mutuo, dopo un tot di anni lui ha praticamente la casa di proprietà, quindi il bene di proprietà. Mi sembra un po', no, il discorso che si possa comparare. Ecco, tutto qua, quindi volevo una sua, ma proprio spassionata valutazione su questo. Grazie. Grazie consigliere Maset. Consigliere Darè. Velocissimo. Allora si fa una trasformazione da una SPA a un altro tipo di società, quindi con costi, benefici, quindi una riduzione di spesa, quindi con l'intento quantomeno di avere degli utili che possano, cioè l'incremento degli utili. Io le faccio una domanda, la faccio però al sindaco e alla giunta. Vorrei capire vorrei essere sicuro che questo non sia, questa trasformazione da SPA a un'altra società, una SRL, non sia il passaggio per poi arrivare alla vendita delle farmacie comunali. Io chiedo effettivamente se questo è il passaggio primario per poi arrivare a dismettere questo importante servizio, questa importante società che è stata comunque un utile e ha sempre portato utili all'interno del Consiglio Comunale e dell'amministrazione comunale.
Grazie consigliere. La parola al consigliere Botteon. Grazie Presidente, ultimo intervento. Intanto ringrazio l'amministratore Biz per le risposte fornite, quindi nei prossimi consigli quindi, approfondiremo anche gli altri aspetti relativi alle consulenze. Annuncio, sì, ovviamente anch'io parteciperò come Partito Democratico alla votazione favorevole su questo emendamento, su questo punto all'ordine del giorno, anche se ho una certa insoddisfazione. Una per un convincimento personale che uno dei difetti secondo me di questo Paese è proprio la carenza e l'assenza di organi di controllo, e andare quindi a ridurre un organo di controllo è una cosa che faccio malvolentieri. Faccio un esempio: sono convinto che se non fosse stato eliminato a sua volta un ente di controllo regionale quale il Coreco sull'attività degli enti pubblici locali, alcuni errori anche di questo comune Vittorio Veneto non sarebbero avvenuti. Quindi questa è la prima soddisfazione. La seconda è una personale crescente dovuta ad una partecipazione limitata al percorso e quindi all'apporto limitato al percorso che ha portato a questo come a diverse altre decisioni. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Fasan, prego. Sì, grazie Presidente. Saluto il Presidente Biz, uomo forte della Valle Pisina e anche caro amico. Allora, lei Presidente dichiara che si avrà una struttura più snella, e detto da noi non si capisce perché è snella, forse perché sarà più facile vendere in futuro le farmacie, oppure dobbiamo seguire le indicazioni di Carnelos che negli ultimi 15 anni ci ha sempre ripetuto che i gioielli di famiglia non si vendono mai. Poi vorrei fare una proposta al sindaco Tonon, sul revisore di conto, visto che il sindaco sceglie il presidente per una questione di controllo, le minoranze potrebbero proporre una rosa di 3 revisori di conti, fra cui il sindaco scegliere il revisore di conto, così per avere proprio una gestione in cui le minoranze hanno anche un ruolo. Grazie. Grazie. Più di prima. Consigliere Fasan. E a questo punto vedo che, non essendoci prenotazioni, io direi che è chiuso il secondo giro di domande, per cui do la parola ancora all'amministratore. Dottor Biz, prego. Grazie. Sì. Allora, per quanto riguarda... chiedo venia al consigliere Masetti, prima mi ero dimenticato, come avviene in tutte le società di capitali, come era già nella Vittorio Veneto Servizi SPA, anche nella SRL viene nominato come socio unico, perché è previsto dalla normativa sulle società di capitali, è prevista che venga indicato questo. In merito a questi risparmi che ho detto, è chiaro che sono una goccia nel mare, non sono tanto, 11.000 euro. È chiaro che questo non è una politica di tagli, è una politica che comunque, questo lo presenteremo nel corso della presentazione del bilancio, ci sarà un planning specifico, anche specifico di quelle che sono le indicazioni di sorta. Questi 11.000 euro, mi sento di dire, possono essere utilizzati per fare degli investimenti per migliorare ulteriormente l'attività di impresa, perché comunque dobbiamo considerare che la Vittorio Veneto Servizi è una società privata e sia un socio pubblico, però è importante che questa società porti un beneficio al socio e quindi porti degli utili e degli utili e anche dei dividendi, perché in una politica stringente, come naturalmente di quelli che sono i trasferimenti, un utile di una società del genere è un elemento importante per un'amministrazione comunale. In merito agli elementi, a quello che mi avete chiesto degli utili, quello che posso dare una piccola indicazione, perché poi sarà oggetto di approvazione di bilancio e quindi poi presentazione. La situazione è
grosso modo similare a quella dell'anno precedente, con una leggera contrazione che naturalmente è dettata chiaramente anche dagli effetti delle stagionalità, perché chiaramente le farmacie forniscono non solo un servizio soprattutto con i farmaci, quindi chiaramente dipende anche dagli effetti della stagionalità che ci sono, quindi un aumento, una riduzione delle vendite da questo punto di vista, però possiamo dire che l'andamento della gestione del 2015 è grosso modo in linea con quello dell'anno precedente. In merito all'andamento del 2016, quello che posso dire è che nei primi mesi dell'anno abbiamo visto un segnale di miglioramento dell'andamento rispetto all'anno precedente. Io parlo dei dati del primo trimestre. Si parla di circa, io parlo però io valuto da un trimestre all'anno, dall'anno rispetto all'anno scorso, di circa un 3% in più. Chiaramente io lo parlo sul primo trimestre del 2016 rispetto al 2015, poi chiaramente sapete che poi dobbiamo fare i conti a fine anno, perché può essere, io spero che sia il contrario, ci sia una fase di decrescita. Comunque nel primo trimestre siamo 3 punti percentuali sopra rispetto al 2015, quindi l'andamento in questo momento è buono. Ripeto, il contenimento comunque dei costi, questo snellimento, anche per rispondere anche a quanto aveva chiesto il consigliere Fasan, lo snellimento è solo per avere un organo, in questo caso mi permetto di dire paritetico, perché scusatemi, io non riesco a capire perché dobbiamo avere, prima abbiamo un consiglio di amministrazione a 3 elementi, lo portiamo a una persona proprio per ridurre i costi, tra l'altro ricordando che è sparita anche la figura da questo punto di vista del direttore generale, perché per un certo periodo c'era la figura del direttore generale. In questo momento la figura del direttore generale è incarnata dall'amministratore, quindi se noi guardiamo gli organi perché scusate, gli organi di controllo sono importanti, ma per far mandare avanti un'azienda non sono gli organi di controllo determinanti, sono gli organi di comando che mandano avanti l'impresa. Quindi in questo modo abbiamo comunque un controllo dell'impresa che, ripeto, nella chiave dell'amministrazione comunale è forte, perché comunque l'amministrazione comunale, attraverso uno degli articoli, è previsto proprio quello che si chiama il controllo duale. Il controllo analogo, che è l'articolo 6, scusate ho sbagliato il termine, il controllo analogo, in cui c'è proprio la facoltà da parte degli uffici competenti di poter verificare con un lasso temporale di circa 6 mesi, verificare l'andamento della gestione, quindi comunque si conserva un controllo sulla società e quindi ritengo in questo caso che era giusto proseguire quel cammino che ho trovato corretto, di aver ridotto il CDA da 3 persone a 1 persona e quindi avere una situazione paritetica. In merito al discorso degli investimenti, è chiaro che gli investimenti vengono definiti, l'amministratore può proporli, ma è giustamente l'azionista che definisce le politiche. Io do le politiche di indirizzo, l'azionista decide quali politiche avviare o meno. Quindi per quanto riguarda gli investimenti, da questo punto di vista, nelle mie mani, tutti quelli che saranno gli investimenti possibili per migliorare la Vittorio Veneto Servizi saranno perseguiti, naturalmente valutando al meglio i risultati che possiamo raggiungere. Per quanto riguarda le politiche di indirizzo inteso come una nuova farmacia, in questo caso è l'azionista, a lui spetta la facoltà di questa scelta in questo caso. E in merito alla trasformazione, la trasformazione nel mio intento proposta all'amministrazione comunale ha solo e esclusivamente questo scopo di snellire e ridurre i costi di gestione. Non c'è altra, nel mio caso non c'è, come amministratore non c'è nessun'altra finalità. Un'ultima precisazione, quando parlavamo prima della facoltà, quello che chiedeva prima
il consigliere Masetta. Allora, questo è un indirizzo che voi date come posso dire, come consiglio comunale, quindi date un indirizzo all'amministrazione comunale, quindi al sindaco, di dotarsi quantomeno all'interno della Vittorio Servizi di un organo monocratico. Diverso è quello che noi abbiamo fatto nello statuto. Lo statuto, a norma e ai sensi della norma sui società di capitali, abbiamo proposto le due opzioni. In questo caso è la facoltà del socio di decidere se dotarsi o meno dell'organo monocratico. In questo caso, da quanto era anche emerso in commissione, era stato deciso di avere un organo monocratico. Sì, allora, per quanto riguarda i due interventi che richiedono una risposta non tecnica, allora, al consigliere Darè ricordo che anche una società per azioni si può vendere, non è necessario sia una SRL perché sia alienabile. In secondo luogo, questo Consiglio Comunale si è già espresso in data 30 aprile 2015 col provvedimento relativo al piano di razionalizzazione delle società partecipate, a proposito del quale siamo ovviamente in attesa di decreti attuativi che pare siano in corso di emanazione. Per quanto poi riguarda la proposta di Fasan, che non so se la faccia per provocazione o per risultare simpatico, ma mi ricorda tanto Sallustio. Risulta quasi un ritorno di memoria dopo 15 anni, per 15 anni se ne è dimenticato di questo tipo di atteggiamento, improvvisamente sulla via di Damasco della Valle Pisina forse è rinsavito anche lei. Grazie. Grazie. Prima di passare alla votazione, le dichiarazioni di voto, prego, se c'è qualche dichiarazione di voto, altrimenti metto in voto. Un emendamento, esatto. Sì, ma io do una di certo. Consigliere Dus. Sì, buonasera. Dichiarazione di voto del Partito Democratico sarà favorevole alla trasformazione da SPA a SRL. Grazie. Bene, non ci sono altre dichiarazioni di voto, allora io metto in votazione l'emendamento. Mi dai, lo rileggo. Chiedo scusa, consigliere, dichiarazione di voto? Prego, consigliere. Visto la risposta del sindaco, che è provocatoria e dà il segnale del suo spessore, anche perché io ho fatto una domanda a cui come consigliere credo che mi sia dovuta una risposta, non una provocazione, vorrei votare a favore e mi asterrò. Non è una gran fatica astenersi, dici tu, no? Però alla fine vedremo quando vorrete vendere le farmacie, le renderò conto in questo Consiglio Comunale. E comunque non era un'idea peregrina di coinvolgere le minoranze nella gestione delle farmacie. Visto che voi per anni avete chiesto queste cose, permettetemi, che lo chiedo anch'io ora che sono seduto dall'altra parte della barricata, diciamo così, ma non è una barricata, dall'altra parte del Consiglio. Avere un rappresentante delle minoranze sarebbe stato anche a vostro vantaggio, credo. Così eviterete di fare degli errori. Grazie. Grazie. Allora, metto in votazione quella che risulta una mozione espressa dalla seconda commissione, l'emendamento, chiedo scusa, l'emendamento, il parere della seconda commissione, quindi dopo il dato atto, testuali parole, visto il parere della seconda commissione consigliare del 24 giugno 2016 come da verbale in atti, che ha espresso il seguente indirizzo, virgolette, mantenere l'organo di revisione ancorché monocratico, chiuse virgolette, punto e virgola, e poi in calce al punto 3, quindi prima del punto 4, dopo le parole non sostanziali, virgola, esprimendo l'indirizzo che sia mantenuto l'organo di revisione ancorché monocratico, punto e virgola. Quindi metto in votazione questo emendamento, favorevoli, contrari,
consigliere Maselli, non ho capito, favorevole, contrari, astenuti, quindi 3 astenuti, 4 astenuti, aiutatemi a fare i conti, 15 Saracino, Posocco, Fasan, Darè e Saracino, esatto, e quindi erano 15, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scusa, manca solo Sant'Antonio, sono tutti presenti. Manca solo Sant'Antonio. No, manca l'Elisa Sonego. Ah, Sonego non è più arrivato, 2. Quindi 4. 15 meno 4 sono 1, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ecco, tornano i conti, 11 favorevoli, Sono 15 presenti. 4 astenuti. Ok. Allora, metto in votazione la delibera così emendata, favorevoli, contrari, astenuti, 5 astenuti, 10 favorevoli. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 5 astenuti, 10 favorevoli come sopra. Quindi la delibera è approvata. Volevo anche invitare, molto modestamente, però molto chiaramente, i consiglieri a stare sul tema, perché qui abbiamo parlato, la delibera riguardava la trasformazione societaria, e qui abbiamo parlato di farmacie e di quant'altro, di ipotesi, per cui non siamo totalmente stati in tema. Punto numero 3, intanto ringrazio il dottor Biz, che saluto, anche a nome del Consiglio Comunale, grazie della partecipazione. Punto numero 3 all'ordine del giorno, regolamento intercomunale di polizia rurale, stralcio sezione B, articoli 14, 15 e 16, gestione potature e biomasse, e sezione C, tutela delle strade e regime delle acque, sistemazioni agrarie, modalità di impianto, approvazione. Invito pertanto il dottor Benedetto De Pizzol, ecco, a sedersi tra noi, e anche la dirigente dottoressa Vanna Antoniazzi. Dottor Benedetto De Pizzol è assessore del Comune di San Pietro di Feletto e da sempre si è occupato, capofila naturalmente, dei 15 comuni dell'area del Prosecco. Quindi benvenuto, buonasera. Do la parola per una breve introduzione all'assessore Napol. Prego, assessore. Buonasera, eccoci qua. Allora, il passaggio di questa sera chiude una fase di lavoro che si è avviata nel 10 giugno del 2010, quindi vedete un po', sono passati 6 anni, quando è stato sottoscritto un protocollo di intesa fra l'ARPA di Treviso, il Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità, l'ULS 7 di Pieve di Soligo, l'ULS 8 di Asolo, i comuni di Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Fara di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto, volto a coordinare le azioni amministrative nel settore agricolo e vitivinicolo. A questi comuni si è poi aggiunto Tarzo, arrivando agli attuali 15. Ecco, da quel punto si è avviata una importante fase di lavoro, di coordinamento, di ricerca, volto a mettere insieme un regolamento che riguardava l'area del Prosecco di OCG, per quanto riguarda sia la disciplina dei trattamenti con i fitofarmaci, ma complessivamente le modalità di agire, di interagire con l'ambiente agricolo e non solo che ci circonda. E questo è stato un lavoro molto grande che ha portato in una prima fase alla stesura del
di una sezione di questo regolamento di polizia rurale, la sezione D, che riguardava l'uso e la gestione dei prodotti fitosanitari, che il Comune di Vittorio Veneto ha adottato il 30/12 del 2013 e che adesso dovrà essere aggiornata, casomai poi il collega ci darà delle informazioni, in quanto è in atto un'evoluzione normativa sulle classificazioni, e quindi diciamo che l'impianto di quel regolamento va bene, deve essere adeguata alla parte che fa riferimento a quelle classificazioni. Ecco, stasera noi portiamo in approvazione, assieme a tutti gli altri comuni, perché anche questo è un altro elemento importante. In questi anni 2014 e 2015 c'è stata una ulteriore evoluzione e un ulteriore grande lavoro fra i rappresentanti dei 15 comuni. Per Vittorio Veneto l'ho fatto io, assieme agli organismi che vi ho citato prima, per proseguire l'elaborazione di questi regolamenti. Quindi l'auspicio è che nell'anno 2016 in tutti i comuni si passi all'approvazione di questo regolamento in forma condivisa e uguale per tutti. E già questo è un elemento importante, perché se vogliamo fare politiche di area anche non solo su questo tema, ci vuole allenamento, no? E l'allenamento lo si fa frequentandosi, parlando, scambiandosi opinioni, le problematiche del proprio territorio, condividendo quelle degli altri, e tutti insieme si trovano le soluzioni migliori. Ecco, io ringrazio l'assessore Benedetto De Pizzol, che è del comune di San Pietro di Feletto, che è stato il coordinatore di tutto questo grande lavoro, e veramente lo ringrazio per questo, perché l'ha fatto con grande capacità e grande spirito di sacrificio. Lui è anche coordinatore regionale delle città del vino, e quindi insomma è uno che è dentro questo mondo con grande capacità e professionalità. Quindi io do la parola a lui per così inquadrare il tema di questa sera, in modo che sia chiaro come ci siamo mossi e come intendiamo muoverci nel futuro. Ecco, grazie intanto. Grazie Assessore, grazie all'amministrazione, grazie al Sindaco e grazie al Presidente del Consiglio che mi ha invitato per l'esposizione di questo punto. Farò una breve relazione, perché il lavoro, come ha annunciato l'assessore Napol, è stato complesso, complicato oltretutto, e poi ci sono stati una serie di interventi non solo dei comuni, perché poi questo lavoro è stato confrontato con tutti gli enti di competenza. Allora, dopo l'approvazione del primo stralcio del regolamento intercomunale di polizia rurale sulla gestione e uso dei prodotti fitosanitari, sezione D, questa sera l'amministrazione di Vittorio Veneto proporrà per l'approvazione il secondo stralcio del regolamento. Relativamente alla sezione B, articoli 14, 15 e 16, relativi alla gestione delle potature e biomasse, e la sezione C, tutela delle strade, regime delle acque, sistemazioni agrarie, modalità di impianto. Dunque, anche la predisposizione di queste materie sono frutto del protocollo d'intesa firmato il 10 giugno 2010 dalle passate amministrazioni, che con lungimiranza hanno inteso avere una normativa sul tema viticoltura sostenibile uniforme a livello d'area. Modalità di stesura. L'attività di stesura delle nuove materie è iniziata a ottobre del 2011, a conclusione della prima approvazione dello stralcio sui prodotti fitosanitari. È proseguita fino a metà del 2012 con una serie fittissima di incontri tra le commissioni, i tecnici degli enti interessati alle materie trattate e tra amministratori e tecnici dei comuni. Le varie versioni che emergevano dalle commissioni venivano praticamente confrontate e sviluppate in sinergia in particolare con la Regione del Veneto, che ha avuto modo di produrre le varie osservazioni e pareri di competenza fino alla versione del regolamento che questa sera andrete ad approvare.
Da ribadire che il regolamento è stato sottoposto a più riprese alle conferenze dei sindaci delle passate e nuove amministrazioni organizzate a proposito, che hanno potuto valutare e confermare i contenuti di questo strumento. I contenuti. Per quanto riguarda la sezione B, gestione, potature e biomasse, che contiene anche le norme per le bruciature di residui vegetali, agricoli e forestali, dopo la prima versione che in sostanza recepiva la normativa vigente, la quale prevedeva la non bruciatura obbligatoria delle biomasse legnose, la stessa si è provveduto a modificarla per effetto della conversione in legge del decreto 91/2014, dalla legge 116/2014. Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Il legislatore nazionale, con questa normativa, ha inteso riaprire alla pratica agricola della combustione all'aperto dei residui vegetali e vegetali agricoli. Detta pratica, da anni non consentita dal decreto legislativo 152/2006 per i noti effetti negativi sull'atmosfera, era da anni praticamente osservata nell'ambito dei comuni della denominazione Conegliano Valdobbiadene, attraverso campagne di sensibilizzazione, nonché suffragate da ordinanze comunali. La citata legge 116 del 2014 va a modificare l'articolo 182 del decreto legislativo 152/2006 inserendo l'articolo 182, bis, che così recita: le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri sterri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185,1 lettera F, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o amendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materie ambientali hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili PM10. La norma, di difficile interpretazione per l'applicazione da parte dei comuni, è stata oggetto di una delibera di giunta regionale del Veneto, fortemente sollecitata dalle autorità locali, in particolare dai comuni, e da un parere congiunto delle ULS della provincia di Treviso. La delibera è la DGRV numero 122/2015, che, attraverso un parere dell'ARPAV, ha messo chiarezza sulle modalità applicative dell'articolo 182, bis del decreto legislativo 152/2006, certificando che le amministrazioni comunali possono vietare o differire la pratica della combustione all'aperto. Questa procedura ha consentito di modificare lo stralcio di regolamento intercomunale di polizia rurale oggetto di approvazione, in coerenza quindi con la normativa nazionale. A questa sezione risulta come allegato lo studio sulla valorizzazione delle biomasse denominato progetto Prosecco, produzione sostenibile di energia da combustione di compost, sviluppato nell'area della denominazione Conegliano Valdobbiadene e condotto dal Dipartimento TESAF dell'Università degli Studi di Padova, il quale contiene azioni metodologiche e logistiche per la valorizzazione delle biomasse presenti nell'area storica del Prosecco superiore, che diventa parte integrante della sezione B come allegato. Quanto alla sezione C, in via generale contiene le norme riguardanti le sistemazioni agrarie, le modalità di impianto, la regimazione delle acque, suggerendo inoltre pratiche agronomiche che fanno parte della tradizione locale, integrando e valorizzando i tratti del paesaggio agrario delle colline del territorio comunale attraverso
l'uso di materiali di pregio per la formazione di vigneti, la riscoperta delle varietà autoctone di alcune piante da frutto o olivi che vanno inseriti nelle aree marginali degli appezzamenti viticoli, interrompendo la monotonia altrimenti propria della cultura intensiva. La sezione contiene inoltre le distanze minime da mantenere dell'impianto delle colture dalle strade e dalle aree sensibili in genere. Le sezioni oggetto di approvazione hanno ottenuto i pareri degli enti preposti, in particolare dalla Regione Veneto, Provincia di Treviso, Genio Civile, ARPAV, UL7, Servizio Forestale e Consorzio di Bonifica. Adesso, ecco, io ho un po' finito questa mia relazione, volevo un po' ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo regolamento. Io ci ho messo un po' del mio, naturalmente, perché insomma tenevo un po' i contatti con tutti, l'ho fatto sempre con molto piacere, però ecco, voglio ringraziare sia l'amministrazione in carica, diciamo, e l'assessore Napol per il continuo stimolo anche per le idee che sta portando, ma anche sicuramente anche la passata amministrazione. In particolare l'assessore Miatto, che tanto ha fatto su questo lavoro e ci ha creduto tanto come me e come tutti coloro che hanno collaborato a questo strumento. Grazie. Grazie per la esaustiva relazione, grazie mille. E quindi apro il dibattito se i consiglieri vogliono intervenire. Io solo fare una breve integrazione, sviluppo. Assessore Napoli, prego. Soprattutto la parte della sezione C, la sezione C, intanto mi associo anche io al ringraziamento all'assessore Miato, perché anche lui è stato uno, come dire, che ha contribuito nella fase di avvio, che forse è quella un po' più complicata, come sempre nelle cose. La sezione C, dicevo, è importante perché definisce delle norme che poi vengono recepite nel PAT e quindi sono elementi di governo del territorio che hanno valenza, diciamo, urbanistica fondamentalmente, no? E quindi si va a introdurre delle regolamentazioni anche nelle modalità di impianto con rispetti, distanze, regimazione delle acque, proprio per prevenire fenomeni franosi derivanti da una gestione, come dire, delle acque e degli scarichi non sempre attenta o accorta. Per questo gli impianti sui vigneti prevedono l'intervento di professionisti, di geologi, che curano proprio la progettazione da tutti i punti di vista, idraulico, geologico, della stabilità dei versanti, le modalità di impianto, nel senso che dove ci sono pendenze rilevanti non si possono fare più vigneti che scendono, come dire, con i filari perpendicolari alle pendenze, ma si cerca di seguire le linee di pendenza, eccetera. Quindi tutta una serie di valutazioni che poi hanno prodotto una serie di un articolato che si trova all'interno del regolamento, che riteniamo possa essere sicuramente un grosso passo in avanti. Ecco, va detto poi che tutto l'insieme di questo regolamento, che poi si articola anche con una serie di altre sezioni che verranno portate in approvazione man mano che se ne definisce, diciamo così, l'aggiornamento, vanno a costituire un unicum, no, a livello nazionale, nel senso che tutto questo lavoro che è stato iniziato nel 2010 e che si sta concretizzando adesso man mano che si prosegue, non esiste in nessun'altra parte d'Italia e forse anche a livello europeo. Per cui in qualche modo noi siamo dei pionieri in questa direzione. Abbiamo la fortuna di avere nella nostra area una serie di enti e di istituzioni che fanno squadra su questi temi, no? Abbiamo intanto il territorio che ha risposto molto bene,
E poi abbiamo la scuola di enologia del Conegliano, l'università, le ULS, l'ARPA, eccetera. Quindi un insieme di istituzioni e di enti, oltre che i consorzi di tutela del Prosecco, i produttori stessi, che hanno dato veramente una grossa mano nel costruire questo regolamento. E quindi insomma, l'auspicio è che trovi il consenso del Consiglio e possiamo proseguire e andare avanti col lavoro che è stato fatto finora. Insomma, ecco. Grazie Assessore Napoli. La parola al Consigliere Botteon, prego. Grazie, breve intervento. Ringrazio anch'io l'assessore De Pizzo di San Pietro di Feletto. Spero che non sia sempre lei che gira per i vari comuni, altrimenti passerà un bel po' di serate, penso, fuori da casa, oltre a quelle che ha comportato il lavoro per questo progetto. Ringrazio lei, ringrazio anch'io l'assessore Napoli e anche l'assessore Miato, con cui in precedenza ci siamo confrontati su questo punto. Le faccio solamente una richiesta, cioè, ovviamente questo regolamento non può andare oltre a quella che è la legislazione sovracomunale e quindi sicuramente va nella direzione di essere rafforzativo dal punto di vista della tutela ambientale, della salute dei cittadini, e quindi il mio voto sarà favorevole. Tuttavia si è spesso dibattuto su un aspetto, cioè che un regolamento ha senso se viene rispettato, e quindi chi fa rispettare il regolamento, ed è una cosa su cui si è dibattuto e su cui penso sia importante. Penso che soprattutto voi che state lavorando su questo continuate a ragionare su questo aspetto. Come Comune di Vittorio Veneto c'è stata qualche fusione del servizio di polizia con altri comuni del territorio. Volevo sapere se si sta ragionando in questo senso, se nell'avere delle forze specializzate appunto all'interno, penso, della Polizia Comunale, in grado di far applicare questo regolamento. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Saracino. Sì, buonasera, ringrazio il consigliere per la presentazione e innanzitutto ringrazio anch'io l'ex assessore Miato, perché in questi mesi che ho approfondito la tematica mi sono accorto che ha fatto un lavoro molto approfondito, ben fatto, e voglio semplicemente fare una piccola osservazione. I regolamenti si fanno perché si tende ad andare oltre a quello che è lecito fare. Noi siamo un territorio sì pioniere ma anche schiavo del Prosecco, che ci troviamo a fare un regolamento perché dobbiamo in qualche modo autolimitarci a non farci troppo male. Scusate il gioco di parole. Quindi ben venga il regolamento. Voglio anch'io sottolineare, come diceva il consigliere Botteon, che non finiamo come gli sbancamenti dei vigneti, che sì, non fanno le cose secondo regole ma nessuno viene punito o in modo parziale. Quindi c'è un regolamento, applichiamolo, diamo sanzioni perché sennò è inutile. Dopodiché mi dispiace annotare che ci sono tantissime deroghe, c'è un regolamento con tante deroghe, quindi un regolamento che potenzialmente è fatto bene, strutturato, ma con tutte le deroghe che ha, sappiamo che siamo italiani, quindi ci consente di aggirare un po' l'ostacolo. E soprattutto, visto che lei è una persona molto competente, voglio farle una domanda sull'articolo 15, comma B, perché a mio parere, che io le preciso sono competente fino a un certo punto, ritengo che rischiosa dicitura si può considerare combustibile, perché a mio parere e dei gruppi che rappresento aprirebbe la strada a piccoli inceneritori diffusi e a pirogassificatori. Vorrei sapere se questa è una tematica che è fondata o non è fondato, e intanto la ringrazio. Grazie consigliere. Consigliere Posocco. Sì, grazie. Allora, vi faccio i complimenti per questo regolamento intercomunale di polizia rurale, del lavoro fatto in questi anni da parte di tutti. Sono, diciamo, come cittadino, come consigliere, come cittadino di Vittorio Veneto e come, diciamo, residente nell'area di OCG, orgoglioso di dire che questo regolamento è un regolamento fatto veramente da questa zona, in cui, se non ricordo male, è stato preso un regolamento di polizia rurale di Vittorio Veneto assieme a quella di Valdobbiadene che aveva 6-7 anni, che era stato fatto 6-7 anni prima, e il piano di igiene del comune di Conegliano è stato studiato e
assemblato. Quindi un regolamento che finalmente viene dal territorio. A differenza, diciamo, di altri regolamenti, come quello che andremo poi a approvare delle sale giochi, in cui invece abbiamo fatto un copia e incolla di regolamenti di altri comuni e approvato perché lo riteniamo valido. In questo caso, questo regolamento viene, mi risulta, imitato da altre zone. Mi viene detto che viene preso in considerazione da altre aree viticole, come quella del Franciacorta, e da aree della Toscana e del Piemonte, quindi è molto 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 apprezzato. Quindi un regolamento imitabile in un territorio senz'altro inimitabile, in questo territorio che rappresenta la sintesi tra la storia e, diciamo, la storia è un territorio che hanno conquistato, diciamo, centimetro per centimetro. Già mi sembra nel VI secolo, tanto per così scorrere un attimo, Venanzio Fortunato parlava di questa terra come la terra in cui eternamente fiorisce la vite sotto la montagna dalla nuda sommità e il verde ombroso protegge e ristora. Quindi abbiamo questi ricordi della terra di vite, terra di vini, apprezzata poi dalla Serenissima Repubblica Veneta, e poi con la coltivazione del Prosecco è arrivato nell'Ottocento. Ricordiamo che nel 1876 è stata fondata la prima scuola per la viticoltura in Italia, che è la scuola enologica di Conegliano e Ciarletti adesso, quindi è un territorio splendido, tra l'altro candidato a patrimonio dell'UNESCO, quindi con un territorio che sta lavorando, in cui veramente state facendo di tutto, enti, comuni, enti e produttori, per renderlo veramente ancora più speciale. Detto questo, io volevo capire se potevo fare delle osservazioni a questo regolamento, se si potevano fare degli emendamenti, oppure se possono essere prese come osservazioni per le prossime per i prossimi passaggi. Ecco, volevo capire come procedere. Ecco, in cosa mi riferisco in particolare? Allora, l'articolo 13C al comma 4, un'osservazione che vorrei fare, il regolamento dice: i proprietari e i conduttori di fondi prospicienti le strade vicinali di uso pubblico devono eliminare tutti i materiali, gli utensili e qualsiasi cosa che per troppa vicinanza alla sede stradale costituiscano un pericolo o un disagio per la circolazione e il transito di veicoli, persone o animali. Io vorrei aggiungere, dopo uso pubblico, le strade vicinali di uso pubblico o private gravate di servitù di passaggio a strutture residenziali. Ecco, un'osservazione che vorrei fare perché esiste nel territorio questa necessità. Dopodiché vorrei fare un ragionamento con voi sull'articolo 14C. C'è un punto in cui dice: al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico ambientale devono essere rispettate le seguenti indicazioni. Prevedere elementi arborei, filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolate, di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente, pruni, ciliegi, eccetera, che spezzino la monotonia di sistemazione oltre i 2 ettari di superficie, considerando anche l'ambito circostante. Tali elementi possono essere inseriti all'interno della sistemazione o raccordarsi con le coltivazioni circostanti. Allora, qua mi si dice che praticamente, visto diciamo le piante autoctone del territorio, prevediamo sopra una certa superficie che possono essere inseriti anche all'interno del vigneto. Allora, tecnicamente questo si fa un po' fatica. Allora, nel regolamento diciamo che prevediamo per il discorso fitofarmaci di utilizzare delle macchine, diciamo, con recupero. Quindi sono come dei tunnel che passano sopra il filare e tengono il fitofarmaco attaccato alla pianta. Okay? Se ci inseriamo l'albero all'interno dell'appezzamento, cioè, la macchina non può più passare, quindi abbiamo questo problema qui. Vogliamo vedere anche un altro problema. Io tratto col fitofarmaco a giugno, diciamo, inizi di giugno, quando ci sono le ciliegie, inserisco un ciliegio nel mio vigneto.
uso in quel periodo dei prodotti sistemici nella vite con tempi di carenza lunghissimi, vado a irrorarmi per sbaglio la frutta che ho nel vigneto, quindi passa l'AD1, mi trova il fitofarmaco sistemico sulla frutta che è matura, che viene matura 2 o 3 mesi dell'uva, può insomma creare anche, ecco, quindi io volevo capire se era possibile emendare, cioè togliere la dicitura che tali elementi possono essere inseriti all'interno della sistemazione o raccordarsi con le coltivazioni circostanti, cioè eliminare questo punto. Anche perché noi prevediamo l'utilizzo di siepi e quindi di specie autoctone all'esterno dell'appezzamento, che siano 3 metri o 6 metri. E quindi penso che questo secondo me crea qualche problema, magari il consigliere Dus può essere d'accordo con me, può essere interpretato in una maniera un po'... Sì, esatto, ma non vorrei che magari vengano tra l'altro obbligati da chi magari fa un altro mestiere e di agricoltura magari ne sa meno, che venga collocato all'interno. Ecco, quindi volevo proporre questo, se i consiglieri anche della maggioranza sono d'accordo. E grazie. Un'altra osservazione, mi scusi Presidente, così per dire che leggevo questo regolamento e leggevo anche il discorso delle distanze per fossi, canali e alberi, l'articolo 4C, in cui giustamente diciamo al proprietario del terreno tagliare l'erba almeno 2 volte, evitando che l'erba intasi i fossi, evitando. Poi noi abbiamo un genio civile, scusate, che se noi andiamo a vedere il Monticanello a Carpesica o la Cervada con l'erba in mezzo altissima, cioè noi teniamo pulito, diciamo alla gente di tenere pulito per quel che gli compete, poi abbiamo degli enti, vuoi per mancanza di soldi, non so, solite storie, che però veramente rischiano di rovinare tutto quel che di buono fanno le aziende nel territorio. Ecco, quindi, ma questo già siamo tutti d'accordo, lo sappiamo, ma volevo ricordarlo. Grazie. Consigliere. Consigliere Maset, prego. Sì, grazie Presidente. Io non posso che essere d'accordo col collega Gianluca Posocco su questo ragionamento, ma mi ricordo che in commissione, anzi prima non posso che associarmi anch'io ai ringraziamenti sia del coordinatore, qua, l'assessore De Pizzol, anche l'amico dottor Miato, e quanti hanno lavorato. In effetti, come diceva giustamente l'assessore Napoli, è un documento importante proprio perché viene fatto nell'ottica di un territorio e non di un singolo comune, quindi è stato sicuramente un grandissimo lavoro e bisogna dar atto che chi ci ha lavorato deve aver passato più di qualche, se non notte insonne, ma comunque qualche serata comunque a lavorarci, ecco, duramente. Giustamente mi ricordo in commissione, no? L'assessore Napoli diceva giustamente che questo è un regolamento che probabilmente deve essere implementato, rivisto, modificato, e proprio le osservazioni del collega Posocco vanno in questa direzione, insomma. Anche se ci abbiamo studiato diversi anni, parecchi anni, però ecco, poi ragionandoci sopra con più teste e con più ragionamenti magari si può andare a migliorarlo. È sicuramente un punto importante per il nostro territorio, anche parlando di sistemazioni agrarie, veramente se fatte con criteri e una certa maniera danno veramente pregio, valore al territorio, e come abbiamo visto che è accaduto, e sono un forte richiamo per quel turismo che poi, muovendosi attorno al nome del Prosecco, muovono a loro volta poi, chiamiamolo così, il turismo indotto, che poi porta i visitatori nazionali o stranieri a scoprire anche tutte le altre realtà che sono così un fiore all'occhiello dell'Italia, quindi il paesaggio stesso, le opere monumentali, eccetera.
Quindi sì, se sistemato adeguatamente così può essere anche sostanzialmente anche un buon piano. Ecco. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Dus. Sì, buonasera a tutti. Mi associo anch'io naturalmente ai ringraziamenti per il lavoro che è stato svolto. Vorrei però un attimo ritornare alla questione di merito, cioè nel fatto che stiamo approvando un regolamento su un settore che non va visto come un corpo estraneo da quello che è il settore dell'agricoltura agricolo, ma si inserisce completamente all'interno di un comparto dell'agricoltura. Credo questo sia una premessa indispensabile perché noi dobbiamo considerare che solo nel 2015 sono state chiuse 135 stalle in Veneto e quello del settore lattiero-caseario è un settore molto in crisi. Molti degli agricoltori hanno trasformato le loro aziende da cerealicole a vitivinicole e questa trasformazione gli ha consentito di andare a reddito e quindi di poter continuare a sopravvivere. Ora noi andiamo ad inserirci in questo settore che è quello dell'agricoltura, fortemente colpito dalla crisi, imponendo un regolamento. È chiaro che il regolamento va a tutelare, oltre che agli aspetti di tipo paesaggistico e naturale, anche quelli della salute che sono fondamentali. Però ecco, ci tenevo a porre l'accento sulla delicatezza del momento storico che sta vivendo questo settore e quindi non è che se l'industria automobilistica ha all'interno la Ferrari, tutta l'industria automobilistica va bene. Il settore agricoltura è uguale, ha delle eccellenze che sono rappresentate dal comparto vitivinicolo, però non tutta l'agricoltura in Italia sta bene. Questa era una premessa che ci tenevo a fare. Sono d'accordo con gli emendamenti che propone Posocco, forse li trovo difficili da emendare in questa sede perché sono stati già condivisi, questo regolamento è già stato condiviso con gli altri comuni. Allora mi chiedo se forse non è più opportuno non emendarli successivamente quando andremo a modificare a seguito dell'adozione delle nuove regole che la Regione ci proporrà e quindi proporrei una revisione in quella sede lì. Per il resto, ripeto, è un ottimo regolamento. Credo che anche gli agricoltori siano più che contenti di questo nuovo regolamento che verrà a breve adottato, mi auguro, e spero che possa anche finire questa guerra che viene condotta da taluni contro gli agricoltori, contro questo comparto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carnelos, a lei la dunque, parola. Volevo ringraziare innanzitutto anche il collega consigliere sulle osservazioni che ha fatto, che sono sicuramente pertinenti, ma ho la sensazione che da un punto proprio di vista metodologico introdurre delle modifiche credo sconvolga quello che è il piano unitario su cui la Commissione ha lavorato. Questa è la prima osservazione. La seconda, va detto che in ogni caso, qualsiasi cosa le parole dicano, qui c'è la necessità, io credo, proprio dell'approccio culturale che deve modificarsi. Mi viene in mente San Paolo che dice verba uccidunt spiritum autem vivificat. Le parole uccidono, è lo spirito che vivifica ogni iniziativa. E anche sotto questo punto di vista io credo che è lo spirito importante che c'è dietro a questo regolamento, cioè un cambiamento o che dovrebbe essere almeno un cambiamento di mentalità e di un nuovo approccio culturale. E sotto questo aspetto credo possa essere utile anche per capire l'intervento del collega Saracino, che è vero, molto spesso ci si pensa all'aspetto sanzionatorio. Io dico una cosa, un regolamento, una normativa o diventa humus quotidiano di chi ci opera, altrimenti le sanzioni non riusciranno mai a
portare ad un comportamento virtuoso. Specifico meglio. Se una norma, un regolamento ha una molteplicità notevole di violazioni, è praticamente impossibile l'applicazione della sanzione. Ecco la ragione per cui vi è la necessità, proprio dall'aspetto culturale, educativo, di martellamento della pubblica opinione e di noi utenti e fruitori, affinché quelle buone pratiche che sono indicate nei regolamenti diventino opinione corrente. Terza riflessione che mi fa venire la discussione di questa sera: il fatto di un testimone che passa da un'amministrazione all'altra. E se ci pensate, questo sfata, fra l'altro, quel mito per cui quando si è in campagna elettorale si dice che quello che hanno fatto gli altri è tutto da distruggere, Cartago delenda est. Ma questo è solo, come si può dire, la cornice elettorale. In realtà, sempre, se c'è costruttività, ci si accorge che ogni amministrazione ha il suo testimone da passare all'altra, a prescindere dal fatto che abbia lo stesso colore o meno. E questo è la prova provata, è la cartina al tornasole di come, se davvero la funzione degli amministratori è quella di raggiungere il bene comune, è evidente che del buono c'è dappertutto. E sotto questo aspetto il regolamento che votiamo stasera ha proprio questo significato. Il fatto che, al di là di quelle che possono essere le legittime diatribe, c'è sempre un qualcosa che un'amministrazione porta all'altra. Così come è logico che talvolta vedo, come si può dire, gli strali dell'attuale opposizione, ed è normale, fa parte del gioco delle parti, ma ho la consapevolezza che comunque, in ogni caso, anche questa amministrazione lascerà a quelle che succederanno qualcosa di buono. E sotto questo aspetto mi dirà che è il solito discorso, come si può dire, cardinalizio, mi ha detto Monsignor, mi elevo un po', se è un discorso cardinalizio, ma a costo di stufare i miei colleghi, io sono testardo su certe mie idee, su certi miei principi, per cui avranno, come si può dire, la pazienza di sopportarmi. Ultima cosa, ecco, prima si è descritto un territorio bucolico. Anche qui bisogna stare attenti, perché non è più così. Nel senso che anche il troppo autocelebrarsi è sbagliato, perché effettivamente questo nostro meraviglioso territorio ha delle manchevolezze. Negli anni 60 sono stati fatti grandi sfregi di questo territorio. Per cui davvero anche sotto questo aspetto probabilmente degli interventi dovranno essere fatti. E sotto questo profilo, e chiudo proprio, vedete, da questo aspetto, secondo me, per esempio, il paesaggio toscano è stato mantenuto più integro, certo, con regolamenti che hanno fatto all'epoca, e poi si diceva che erano stalinisti, per carità, può essere, ma hanno mantenuto quel territorio. Qualche volta, quando passo per la Vallata, io che mi religiosa, sarebbe stata molto meglio rispetto alla Toscana se non ci fossero state ad ogni 3 chilometri una zona industriale. E quello non si dovrà tornare indietro. E lì davvero qualche volta, quando così celebriamo il nord-est barricadero, dobbiamo fare anche
qualche volta un esame di coscienza. Chi ci ha preceduto in passato, preso dalla sfoga, talvolta lo ha un po' rovinato questo territorio. Questi regolamenti, speriamo, frenino ulteriori errori. Grazie. Grazie. Consigliere. Consigliere De Bastiani, a lei la parola. Sì, grazie. Allora mi unisco anch'io al plauso di complimenti per chi ha portato avanti questo lavoro che sembra veramente enorme. E è talmente enorme che mi mette in imbarazzo, in quanto noi siamo chiamati a votare, ad approvare un regolamento del quale io personalmente, per il poco tempo di esposizione, ho avuto poco modo di approfondire. Del resto, se un lavoro preparato in mesi o anni di lavoro, non si può pretendere che in una settimana un consigliere comunale ne venga a capo. Devo fare i complimenti al collega Posocco, che vedo che più di altri ne mastica, ma forse è anche l'attinenza con qualche sua professionalità che appunto che gli permette di recepire e di comprendere meglio l'oggetto della discussione. E ho l'impressione che il Consiglio Comunale nel suo complesso arrivi invece impreparato a una decisione così importante e così sostanziosa. Per esempio, questo allegato progetto Prosecco, produzione sostenibile di energia da combustione e di compost, sinceramente mi piacerebbe davvero approfondirlo e capire di che cosa si tratta e quali sono le problematiche. Io avrei coinvolto, oltre alla seconda commissione sviluppo economico, io credevo che un argomento di questo genere passasse anche nella prima commissione regolamenti e anche nella quarta commissione ambiente e territorio. Sarebbe stata l'occasione e l'opportunità appunto per i consiglieri, che pur sono stati invitati tutti quanti alla commissione, ma non è la stessa cosa, perché se fosse stata la stessa cosa avremmo fatto una commissione congiunta, quindi non è la stessa cosa. E io ritengo che appunto ci sia una carenza di preparazione mia sicuramente, ma credo anche di gran parte dei miei colleghi, per cui io sinceramente mi sento di proporre un supplemento di indagine, un approfondimento, e di soprassedere questa sera alla votazione per appunto poter insieme tutti quanti capire meglio di che cosa si tratta e arrivare con più serenità e cognizione di causa al voto. Grazie consigliere. Ecco, vedo che è finito il primo giro di interventi, quindi la parola al dottor De Pizzo, prego. Allora, consigliere Botteon, giusto? Allora, i controlli sappiamo benissimo, ci sono diversi tipi, ci sono quelli che poi hanno una sanzione penale e quelli che hanno una sanzione amministrativa. Gli interventi previsti all'interno specialmente della sezione C ma anche della sezione B, ci sono degli interventi che qualora ci sono delle sanzioni che andranno date qualora ci siano, per esempio, non so, l'aratura al posto dei 3 metri portata a 2 metri, in quel caso è una sanzione amministrativa, non è penale. Altre sanzioni, qualora ci siano sbancamenti, tagli di bosco oltre i vincoli vincolati, lì sappiamo che interviene il servizio forestale e il corpo forestale. Per quanto riguarda invece le
la questione delle combustioni e degli inceneritori non abbiamo queste, scusi, ma non abbiamo queste pretese, cioè noi andiamo a normare le fattispecie proprie dell'azienda agricola. Tutto il resto lo lasciamo alla normativa speciale, al decreto legislativo 156 che ha tutte le previsioni all'interno, e non andiamo a intervenire su quello. Per quanto riguarda le deroghe, allora abbiamo ritenuto di adeguarlo in base alla nuova normativa, perché nell'area magari Vittorio Veneto, diciamo la zona, sapete che la denominazione è divisa da due aree, diciamo, una di alta collina e una di bassa collina. Diciamo, nella bassa collina non ci sono problematiche di situazioni di coltivazioni in pendenza, eccetera. E allora abbiamo ritenuto di prevedere alcune deroghe, specialmente in quelle zone non trattorabili, ma anche per una questione di sicurezza nei posti di lavoro. Questo è stata allora ci sono stati diversi incidenti con trattori, con atomizzatori, e guarda caso erano sempre casistiche legate alla pendenza del terreno. Allora questo è stato un minimo, è stato anche un po' di buonsenso. Dopo, per quanto riguarda sì, ecco, il regolamento, ecco, non voglio incensare nessuno e neanche incensarmi, però è stato rotto un po' un tabù su questo, no? Qualcuno mi aveva detto: guardate che voi a trattare alcuni temi, specialmente la parte relativa ai prodotti fitosanitari, termine corretto non è pesticida neanche fitofarmaco, è prodotto fitosanitario. Comunque qualcuno ci aveva detto: guardate che è un tema borderline, e mi ricordo anche con l'assessore Miato abbiamo detto: beh, se è borderline allora andiamo avanti. Questa è stata un po' la filosofia di pensiero. È vero, abbiamo rotto un po' un tabù che poi è stato ripreso in altre aree vitivinicole, però quello che è stato molto più importante per noi, perché con noi ha collaborato anche la Regione del Veneto con il servizio fitosanitario e la direzione agroambiente. Il regolamento che noi abbiamo predisposto, in particolare la sezione sui prodotti fitosanitari, poi è servito alla Regione del Veneto per produrre delle linee guida che poi sono state proposte a tutti i comuni del Veneto. Ecco, tanto per dire il significato del lavoro. L'UNESCO, vuoi dire tu? Allora, l'UNESCO, sapete che il dossier di candidatura si sta andando avanti anche su questo tema. È stato suggerito, anzi più che suggerito, dalla Regione è stato proposto un protocollo d'intesa in cui si studi una normativa che su alcuni temi sia praticamente simile per tutta l'area. L'esempio è stato fatto proprio su questo regolamento, cioè l'esperienza, anche perché poi anche la Regione è sempre stata a fianco su questo lavoro. Allora l'esperienza data da questo lavoro sul regolamento ha suggerito di proseguire e di effettivamente di fissare su alcuni temi, probabilmente quelli relativi al paesaggio, diciamo, di fissare, di fare delle regole, delle norme, diciamo, che siano analoghe, diciamo, o uniformi per tutta l'area. Per quanto riguarda il consigliere Posocco, io penso non ci sia nessun problema. Adesso non lo so poi le modalità di approvazione statutarie, eccetera. Prenderei un po', ecco, le facciamo un po' propri i suggerimenti, però ecco, per quanto riguarda l'articolo 14,3, allora, al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico ambientale devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: prevedere, eccetera, eccetera. Tali elementi possono, non devono, possono, perché ecco, questa sezione è stata studiata, però c'era, cioè che l'ha portata avanti diciamo, il capo della commissione, perché noi avevamo diviso il lavoro in 3 commissioni. Dopo i fitofarmaci io avevo seguito tutta la parte delle biomasse, dottor Miato tutta la parte relativa agli animali, e Gino Lucchetta, che è un geologo che tutti conosciamo, che è un estremo conoscitore del territorio, ha seguito tutta questa parte qui. Ecco. Allora,
probabilmente, insomma, credo che col devono e possono, sì, possono essere inseriti. Allora è un po' a discrezione del progettista, dell'agricoltore, eccetera, eccetera. E del comune che poi dà le autorizzazioni, ma sappiamo che è un po' complicata anche tutta, specialmente quando si è in atto una sistemazione agraria, cioè non è tutto così semplice, insomma, ecco. È anche una scelta progettuale, sicuramente. D'altronde, se ci sono aree in cui si possono andare con le macchine di recupero ed è prevista la macchina di recupero, è bene sì prevedere l'inserimento armonico, paesaggistico, diciamo, con una certa armonia, però se poi c'è la possibilità di entrare con queste, magari l'agricoltore ha questa macchina o ha intenzione di prendere queste macchine di recupero per i trattamenti, probabilmente va trovata la giusta soluzione, e questo non credo ci siano problemi particolari. Le regole limitative, DUS, giusto? Restrittive. Credo no, abbiamo cercato di salvare capre e cavoli, cioè in senso buono, nel senso che abbiamo preso da una parte la comunità, i residenti, dall'altra parte salvare l'interesse dei residenti, dall'altra parte anche l'interesse dei produttori. Allora abbiamo cercato di mettere in piedi questo regolamento in base alla normativa vigente, mettendo un po' i puntini su quegli ambiti dove sappiamo ci sono delle problematiche, specialmente non si possono più prevedere gli impianti delle culture fino a mezzo metro dal confine di una casa, sostanzialmente, di un'area sensibile. Allora lì abbiamo inserito alcune norme che non sono, perché i 5 metri o i 10 metri non sono limitative per quanto riguarda l'impianto, in questo caso di un vigneto. L'approccio culturale, sì, carne l'ossa, sì, sì, l'approccio culturale, certo, il regolamento può essere punitivo, però non interessa a nessuno essere punitivo, più che altro che faccia scattare questo nuovo modo di intendere le cose. È un processo culturale e questo sicuramente, questo strumento accelera questo processo culturale. Dopo per De Bastiani non entro nel merito, naturalmente. Grazie dottor De Pizzol. Secondo giro di interventi, consigliere Saracino. Sì, avendo visto che questo regolamento è il frutto di anni di lavoro e non volendo essere offensivo nella votazione, io appoggio l'idea del consigliere De Bastiani di rinviare la votazione dopo aver preso più coscienza, perché insomma è uno strumento molto importante e obiettivamente non ho abbastanza diciamo, conoscenze approfondite per dare un voto degno a un lavoro così lungo. Grazie. Grazie. Consigliere Posocco. Sì, poi Presidente, se mi dice come possiamo procedere, al di là adesso di quello che dice quello che ha proposto il consigliere De Bastiani, però vorrei capire un po' se nell'approvazione di questo regolamento può essere votato o meno almeno l'indicazione di questo Consiglio. Ecco, qui ci terrei, le spiego perché io capisco tutti i buoni propositi, io capisco che c'è scritto possono, così, però ho avuto, per dire un esempio, un'esperienza di un progetto presentato in una zona in cui un dirigente del comune si è intestardito a volere gli interfilari a 1,5 metri e non a 3 metri, a 1,5 metri, perché un punto, un comma della legge regionale del Veneto poteva appellarsi a questo comma. Ecco, quindi c'è stato in questo caso tra l'azienda e il progettista e così. Allora io non vorrei che tali elementi possono e così che possa complicare la vita a qualcuno, quindi è per quello che do l'indicazione di proprio eliminare questo punto, tant'è che poi comunque per le piante di pregio autoctone e così gli altri punti le prevedono tranquillamente, quindi non vedo tanto il problema di eliminare questo punto, però da un punto di vista pratico credo sia importante eliminarlo.
Un'altra curiosità che mi ero dimenticato, perché non lo trovo, o non so se ho letto male io o meno, mi sembrava di aver letto il discorso delle arature su pendii collinari, che non devono più essere effettuati diciamo in senso verticale, ma in senso orizzontale, giustamente per evitare un discorso, capisco, di lavamento, eccetera. È così. Consideriamo il discorso della sicurezza dell'operatore, perché immagino una trattrice che mi lavora in senso orizzontale su un pendio, qualche problema per l'operatore si potrebbe creare. Però, ripeto, non so se l'ho letto, perché poi non lo trovo più nel regolamento, se si fa un appunto su questa osservazione, se per caso c'è, se non ricordo male, se c'è o meno nel regolamento, di tenere in considerazione la sicurezza dell'operatore in questo caso. Ecco perché. Va bene, basta così. Ok, grazie. Sì, grazie consigliere. No, adesso vedremo come recepire queste osservazioni. Io, da quello che ho capito, i suoi potrebbero essere suggerimenti per future modifiche del regolamento, siccome viene portato avanti per stralci. Comunque adesso lo vediamo. Consigliere Fasan, prego. Sì, sarò onesto, io ne so ben poco di questo nuovo regolamento di polizia rurale, ho molta fiducia negli estensori di questo progetto, conosco questa sera l'assessore De Pistol, conosco bene Miato e Gino Lucchetto, con cui ho lavorato 15 anni, e sono sicuro che hanno fatto un'opera degna di considerazione. Però non mi dispiacerebbe magari un consiglio comunale ad hoc in cui, vista anche l'importanza degli argomenti, in cui vengano più approfondite le questioni e votato un altro consiglio comunale dedicato. Pertanto coglio con favore, e penso che sia d'accordo anche il mio collega Darè, di rinviare questo punto all'ordine del giorno per approfondire il discorso. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus, a lei la parola. Sì, innanzitutto la proposta che volevo fare all'assessore e al consiglio era quello di accogliere le proposte avanzate da Posocco, se c'è l'urgenza di comunque la necessità di approvarlo, credo che si possano accoglierle in allegato al testo, in modo che poi anche gli altri comuni che andranno a eventualmente ratificare il presente regolamento si trovino le nostre osservazioni e possano decidere eventualmente di integrarlo a monte dell'approvazione. Sul punto mi pare che fosse il comma articolo 14C che si citava prima, non so se parlava di 2 ettari di azienda, o era il 13? No, parlava di 2 ettari un punto, però quello che propongo di eliminare è solo il passaggio: tali elementi possono essere inseriti all'interno della sistemazione. Sì, no, la mia riflessione era: se ci sono 6.858 ettari di superficie evitata nella DOCG e più di 3.000 produttori, significa che ogni azienda ha una superficie evitata inferiore ai 2 ettari, per cui il caso non sussiste. Ma i 2 ettari riguardano il punto sopra, che infatti manteniamo. Mantiamo? Ok, buon, perfetto. Basta. Ha terminato, consigliere? Sì. Ecco, non ci sono altre osservazioni, quindi l'assessore Napoli mi chiede la parola. Considero chiuso comunque il secondo giro, poi vedremo. È chiaro che, diciamo, dall'illustrazione che è stata fatta ci si rende conto che è una questione che ha molte sfaccettature e anche interessi e esigenze contrapposte, anche se apparentemente dal mio punto di vista, perché noi dobbiamo contemperare le esigenze della salubrità, le esigenze di una ricomposizione ambientale e paesaggistica, perché assieme al vino dobbiamo
in questo caso il nostro Prosecco, dobbiamo anche proporre il prodotto turistico che è il territorio, e quindi il territorio deve essere valorizzato e accudito e non solo, come dire, sfruttato ai fini produttivi del reddito. Se no ricadiamo nell'errore che citava prima l'amico Carnelos, in cui negli anni 60 abbiamo pensato a costruire, a fare eccetera, perché c'era esigenza ovviamente, se no la gente emigrava, e tutta una serie di cose che sarebbe interessante metterle in fila e magari scopriamo cose che ci siamo dimenticati. Ecco, lo sforzo che è stato fatto per mettere assieme questo e condividere fra tutti i comuni, condividere questa articolazione, è una cosa che secondo me è già un valore in sé. Quindi io capisco tutte le valutazioni, le criticità e le difficoltà che ci possono essere nell'andare ad approvare un documento di questa natura. Ecco, tuttavia io mi sentirei di proporre al Consiglio di procedere con l'approvazione, tenendo conto che questo non è un documento che viene scritto e rimane immutato nei secoli, ma è uno step, è un primo punto fermo che si mette, perché è la stessa cosa del regolamento che riguarda i prodotti fitosanitari, che è stato approvato nel 2013, dopo che era stato a sua volta predisposto e adottato in altri passaggi precedenti, e adesso viene integrato e aggiornato ulteriormente credo nei prossimi mesi, e questo probabilmente farà lo stesso percorso, perché già essere riusciti a mettere insieme 15 comuni con caratteristiche territoriali e storie diverse, anche molto diverse, è già un atto molto importante che va giustamente pesato per quello che vale. Io credo che questa fase di approvazione che passa attraverso i comuni della denominazione secondo me sarebbe opportuno che si concludesse allo stesso modo per tutti, perché se no c'è sempre il rischio che più uno, alla fine si parte con una cosa e si arriva con un'altra che non si capisce più cos'è, e quindi invece di semplificare le cose alla fine le si complica, perché se il regolamento assume caratteristiche diverse nel territorio fra comuni con termini, è evidente che le problematiche si aumentano e non diminuiscono. Quindi io farei la proposta di procedere all'approvazione del regolamento come è stato proposto. Naturalmente facciamo proprie, accogliamo e teniamo buona nota di tutte le osservazioni che sono emerse dal dibattito, perché sono proposte che hanno un loro senso, e magari le confrontiamo con magari analoghe o osservazioni che potranno emergere nei dibattiti nei confronti dei consigli comunali degli altri comuni, per poi eventualmente mettere assieme tutto questo lavoro e produrre un aggiornamento di questo regolamento. Questo come metodo di lavoro. Ecco. Quindi il significato, diciamo, credo sia stato abbastanza chiaro di questa regolamentazione, che ha varie motivazioni, no? Quindi abbiamo il problema della tutela, diciamo così, della salute, della salubrità dell'ambiente, la tutela del paesaggio e anche la salvaguardia del territorio da interventi invasivi oppure che possono essere causa di
di frane, di situazioni che vanno poi a provocare dei problemi di questa natura. Ecco. Io mi fermo qua. Allora, facciamo una breve sospensione di 5 minuti, ok? Seduta sospesa, così risolviamo, convoco i capigruppo e vediamo assieme. Allora, prego i consiglieri di prendere posto. Abbiamo individuato colleghi consiglieri. Allora, abbiamo dibattuto a lungo e trovato, credo, una soluzione che io condivido personalmente. Allora, la proposta è questa: a pagina 6 della delibera, dopo il punto 7, quindi prima dell'impianto finale della delibera, viene aggiunto il punto 8. Lo leggo. Di prendere atto, quindi il soggetto è, chiedo scusa, delibera di dare atto, di approvare, di punto 3 di evidenziare, di dare mandato, di trasmettere, di portare, di indicare. Punto 8. Di dare atto delle proposte di modifica emerse nel dibattito e di dare mandato alla Giunta di portare tali proposte al gruppo di lavoro intercomunale per la loro auspicata condivisione. Quindi le proposte vengono messe agli atti, sono agli atti di questo Consiglio Comunale e costituiscono in effetti suggerimenti forti, perché rientrano nella delibera, per le modifiche a questo regolamento, che quindi verranno discusse dal gruppo di lavoro. Ecco. Quindi io metterei ai voti questa... Sì, ecco, gli emendamenti, magari l'elenco delle proposte. Certo, e le mettiamo a verbale. Quelle che il consigliere Posocco mi ha... Eccole qua. Quindi sono queste due, no? La lettura finale, emendamento articolo 14C, cancellare al punto 3, eccetera, eccetera. Quindi il testo corretto è: tali elementi devono raccordarsi con le coltivazioni circostanti, giusto? E questo è uno, lo segniamo col numero 1, proposta 1. E poi emendamento articolo 13C, strade private e vicinali, comma 4, modificare in:
I proprietari o i conduttori dei fondi prospicienti le strade vicinali di uso pubblico o private gravate di servitù di passaggio a strutture residenziali devono eliminare tutti i materiali, gli utensili e qualsiasi cosa che, per troppa vicinanza dalla sede stradale, costituiscano un pericolo o un disagio per la circolazione o il transito dei veicoli, persone o animali. Quindi la parte emendata è, virgolette, o private gravate di servitù di passaggio a strutture residenziali, chiuse virgolette, giusto? E questo è il numero 2. Ecco, quindi specificato quali sono le proposte di modifica, io adesso metto in votazione il punto 8 alla delibera, lo rileggo, di prendere atto delle proposte di modifica emerse nel dibattito e di dare mandato alla Giunta di portare tali proposte al gruppo di lavoro intercomunale per la loro auspicata condivisione. Ok? Quindi metto in votazione il punto 8 alla delibera in oggetto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 2 astenuti, 14 favorevoli. Mi confermate? Sì. Siamo in 16, consigliere Saracino, consigliere De Bastiani. Sì, riguardo alla vostra richiesta di rinvio, vi chiedo se volete che io la metta in votazione, visto che era stata anche condivisa. Se il regolamento hanno diritto che venga votato, sì. Se lo ritengono. Dove sta? Eccolo qua. Sì, in merito alle osservazioni fatte dal collega consigliere De Bastiani, concordo che possa essere un tema, quello presentato, di difficile interpretazione e che magari richiedeva anche maggior tempo per essere analizzato. Faccio presente però che nei vari tavoli di concertazione sono state naturalmente tenute in considerazione anche i desiderata di quelle che sono le associazioni di categorie ambientaliste, che forse prima era il caso di citare, perché altrimenti può sembrare che questo regolamento sia stato scritto esclusivamente da chi ci lavora quotidianamente con i vigneti. Invece è stato un testo condiviso da tutte le categorie, almeno a quanto mi risulta, e su questo magari chiederei una conferma. Ripeto comunque che posso capire l'esigenza di avere una maggiore possibilità di studiare il testo. L'invito che faccio al mio gruppo naturalmente è quello di sostenere l'approvazione di questo regolamento, però considerando anche la sensibilità che caratterizza il consigliere De Bastiani, posso comprendere una sua astensione. Grazie. Grazie, inviterei appunto l'assessore De Pizzola a chiarire o a rispondere come lo desidera. Ecco qua. Allora, no, il regolamento è stata attivata quella parte relativa alla partecipazione e concertazione, erano materie relative al protocollo d'intesa e questo è stato fatto. Dopo naturalmente sono venute fuori di tutto di più, però certo che la concertazione è stata attivata. Tra l'altro, oltre che le osservazioni, specialmente con le associazioni di categoria, è stato fatto un incontro presso il municipio di San Pietro di Feletto, era l'11 giorno di San Martino del 2013, in cui si è attivata un'accesa discussione. Era dedicata un po' alle modifiche relative alla sezione sui fitofarmaci, sui prodotti fitosanitari, ma poi c'era anche tutto questo tema legato alla sezione B, quella vecchia, dove c'era un divieto assoluto di combustioni, e anche tutta la sezione C. Le sezioni ambientaliste hanno prodotto le proprie osservazioni, è stato inviato, abbiamo tutti gli atti, tanto di protocollo, abbiamo tutto. Come Comune di San Pietro di Feletto abbiamo tutto, penso che siano stati, che anche Vittorio Veneto ce l'abbia, perché sì, è stato inviato tutto, assolutamente sì, ci sono, agli atti ci sono.
No, ritorno un attimo, non so chi mi chiedeva, forse lei, il consigliere Del Bastiani, sul discorso progetto Prosecco. Allora, il tema progetto, in 2-3 parole proprio, è stato un lavoro... È una cosa così, è un progetto finanziato dalla Regione attraverso il piano di sviluppo rurale, in cui si sono indagate le modalità di valorizzazione delle biomasse, in particolare delle potature di vite. Noi abbiamo una risorsa, se teniamo conto dei circa 7.000 ettari di vigneti in DOCG, ma sono circa 10.000 ettari in tutti i 15 comuni, abbiamo a disposizione circa 20.000 tonnellate di potature. Allora, il Consorzio di tutela in particolar modo, insieme all'Università di Padova, il TESAF, hanno detto: ma perché invece di spaccarci la testa sul discorso della combustione e non combustione non cerchiamo un modo per valorizzare queste risorse? E loro hanno indagato sostanzialmente 3 linee. Una, la valorizzazione energetica attraverso gli impianti. 2, la produzione di compost come coadiuvante la vinaccia. E 3, la possibilità di fresatura in campo, perché sappiamo, una volta che il tralcio è macinato ed è ancora sostanza verde, poi si trasforma in azoto. Fa humus. Adesso c'è qualche problema con le fitopatie, mal dell'esca, virosi, compagnia bella, ma insomma, ecco, ha indagato questo. Oltretutto il progetto è veramente molto bello e vi invito a leggerlo. Ha indagato anche la possibilità di logistica dell'impiantistica, qualora le amministrazioni o gruppo di amministrazioni o di consorzi o di cantine sociali o di cooperative o compagnia bella vogliano prevedere sui territori dei diversi impianti per la combustione, per la produzione di energia, eccetera. Allora, tra l'altro, il capo progetto è il professor Cavalli, che tra l'altro adesso è anche direttore del TESAF, che comunque è un luminare su questo tema, è un luminare. Ecco. Il progetto è molto molto bello, tra l'altro ci ha consentito anche di prevedere le norme, diciamo, all'interno del regolamento. Non è una norma specifica, cioè il regolamento funge anche da suggerimento. Questo insisteva tantissimo Tony Miato su questo, diceva sempre: non facciamo le 4 regole strette, cerchiamo di dare anche dei suggerimenti, inseriamo delle norme che comunque diano dei suggerimenti. Il regolamento complessivamente è costruito così, in particolar modo quella parte relativa alla biomassa. Ecco, noi ci sembrava naturale allegare questo lavoro all'interno del regolamento. Tutto qui. Grazie per le delucidazioni. Sì. Allora, guardate, a questo punto se ci sono dichiarazioni di voto vi do la parola, altrimenti Fasan. Come dichiarazione di voto posso dire che l'assessore De Bastiani e Saracino hanno ragione, questo argomento meriterebbe più approfondimento. Purtuttavia sono stati accettati gli emendamenti del consigliere Posocco e sicuramente, anche se ho potuto ben sondare il lavoro fatto da De Pistol, Miato e Lucchetta, che però conosco approfonditamente, credo che il nostro gruppo voterà a favore di questo punto all'ordine del giorno. Sarebbe da valutare la possibilità che l'amministrazione organizzasse una riunione per spiegare a tutti i consiglieri più approfonditamente questo regolamento, sì. Certo. Anche perché andrà a incidere sulla nostra vita di tutti i giorni e noi potremo anche riferire agli altri cittadini. Grazie. Grazie. Vi do anche dei suggerimenti su... Consigliere Saracino? Sì, no, ritenendo questo regolamento un buon punto di partenza, però obiettivamente è molto articolato e va avanti da 3 anni, infatti le osservazioni sono di 3 anni fa, non sono dell'anno scorso, quindi è un settore in evoluzione continua, quindi insomma ho
qualche riserva perché le informazioni date ci sono tante, non posso votarlo a favore, mi asterrò sperando che la prossima volta che verrà con nuova rettifica a breve ci sia più possibilità di approfondirlo anche con i tecnici. Grazie. Grazie consigliere. Bene, a questo punto metto in votazione la delibera con l'emendamento di cui è il punto 8 che abbiamo appena votato e quindi pongo in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno. Chiedo scusa, questo lo mettiamo. È così già comprensivo. Sì, ecco, questo te lo lascio qui. Punto numero 3 all'ordine del giorno, regolamento intercomunale di polizia rurale, sezioni B, articolo 14, 15, 16, gestione potature e biomasse, e sezione C, tutela delle strade e regime delle acque, sistemazioni agrarie, modalità di impianto, approvazione. Metto in votazione, favorevoli, contrari, astenuti, 14 favorevoli e 2 astenuti. Mi confermate? Siamo in 16. Ok. Metto in votazione gli astenuti, consigliere Saracino e De Bastiani. Metto in votazione l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, stesso risultato. Bene. Ringrazio veramente di cuore dottor Benedetto De Pizzo e arrivederci allora alla prossima. Sì, ringrazio alla prossima anch'io volta. il collega De Pizzo per il contributo che ci ha dato e naturalmente, come è emerso affrontando alcuni temi, sicuramente c'è necessità di fare un approfondimento per capire meglio tutte le problematiche connesse a questo mondo, insomma, che io ho scoperto da un paio d'anni che ci giro attorno e ne ho scoperte alcune e non tutte, e quindi insomma c'è da fare. Grazie a tutti. Grazie dottor De Pizzo, grazie. E possiamo passare al punto numero 4 all'ordine del giorno, regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da intrattenimento, approvazione. E qui devo richiamare ancora l'assessore Napol per una brevissima, l'ho sottolineato, non so se l'ha notato, illustrazione. Prego, a lei la parola. Sì, allora, diciamo che sono circa 6 mesi che questo tema viene un po' dibattuto in città e non solo. Noi avevamo iniziato a lavorarci su ancora inizio anno, verso febbraio così, poi c'è stata la convocazione di un tavolo provinciale da parte della prefettura proprio perché c'è necessità di di emanare dei provvedimenti che siano coerenti, nel senso che la legislazione che riguarda questo tipo di situazioni, sale giochi e apparecchi di trattenimento, è una cosa abbastanza complessa e articolata e la cosa non è così semplice come potrebbe apparire di primo acchito alla persona normale che non ha conoscenza di queste problematiche. Quindi c'è stato un incontro a livello verso fine febbraio in prefettura, nelle quali sono state coinvolte le conferenze dei sindaci delle 3 ULS interessate, la 7, 8 e 9. Sono stati coinvolti l'intendenza di finanza, la questura, carabinieri, la guardia di finanza e quindi si sono affrontate le questioni sotto i vari punti di vista. Nel frattempo, siccome avevamo l'esigenza comunque di emanare un provvedimento che in qualche modo ponesse in salvaguardia l'apertura di altre sale giochi in città, era stata emanata un'ordinanza che durata di 60 giorni.
Il 2 di maggio c'è stato un ulteriore incontro presso la prefettura, sempre per proseguire il ragionamento propedeutico, diciamo, alla costruzione di un regolamento comune su scala provinciale, perché l'obiettivo finale è quello. Però nel frattempo, come dire, siccome da questo incontro ancora non si è prodotto, tanto per tornare al tema di prima, no? Quando si fanno incontri su scala più grande i tempi si allungano e le problematiche anche si allargano. Anche perché sono stati nell'ultimo incontro, erano presenti giustamente i rappresentanti delle categorie economiche, perché dobbiamo ricordarci che il contrasto, diciamo così, questo tipo di regolamentazioni va a limitare delle attività lecite, autorizzate, non stiamo facendo lotta alla criminalità, quindi questo va ripetuto e sottolineato, perché altrimenti facciamo, come dire, partiamo col piede sbagliato. Ciò detto, abbiamo ripreso il lavoro che era stato fatto in precedenza e abbiamo prodotto questo regolamento, che è ovviamente anche questo un regolamento che intanto fissa dei punti fermi e che comunque sarà anche lui soggetto a successivi aggiornamenti in funzione di quanto emergerà dal tavolo provinciale con la prefettura. Quindi, non so, se io lo do per letto, immagino che sia stato visto e quindi credo che il tema sia stato già ampiamente così condiviso e dibattuto e che ormai la cosa sia matura per poter procedere, diciamo così, all'approvazione di questo regolamento. Grazie. Consigliere Saracino apre il dibattito. Sì, allora ho letto il regolamento con molta attenzione e c'è da dire che in Veneto si parla di 35.000 giocatori patologici con un giro d'affari stimato di 5,3 miliardi di euro. Quindi sono cifre allarmanti, soprattutto è molto frequente, sempre di più nelle fasce più giovanili, parliamo di scuole medie e superiori, e quindi vedendo il regolamento e leggendone molti altri a livello nazionale e anche comunali del Veneto, propongo un emendamento per aumentare la distanza dalle scuole, impianti sportivi di 500 metri, non 300 come adesso nel regolamento, perché dobbiamo dare un segnale che noi vogliamo seriamente opporci a questa patologia, perché è una patologia riconosciuta, quindi insomma è una cosa seria. Quindi è un emendamento preparato dove si parla di aumentare la distanza da 300 metri a 500 metri, che è la cosa standard che fanno così tutti gli altri comuni. Grazie. Grazie. Consigliere. Grazie. Okay. Non ci sono altre richieste di intervento, altre richieste di parola, quindi se questo è il segnale che mi date io metto in votazione. Certo, certo. Allora, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento che dice... È lo stesso, solo che cambiata di distanza. Che non è chiaro in che articolo va inserito. Allora, visto che questo è del regolamento, visto che si può mettere alla fine della delibera, dopo i vari punti che ci sono delibera, raggiungiamo al punto 5 per integrare il regolamento, che parla di 300 metri. Regolamento l'articolo 8. 8, sì. Sì. Sì, articolo 2. Ma allora lo scriviamo? Se posso modificare il regolamento direttamente, lo faccio. Perfetto, allora sì, va benissimo per modificare. Allora facciamo così, direttamente nel regolamento. Allora, sì. Emendamento, però per me è più semplice dire 300 diventa 500, l'articolo 8, comma 2. Sì, e invece del raggio, ho messo nel raggio invece che nel percorso di minor distanza, che è un po' diverso.
Lo so che cambia, per quello l'ho scritto. Se a fare una cosa fatta bene diamo un segno importante. Quindi io l'ho proposto, dopo logicamente siamo qua per discutere. Sì. Io ho 500 e 500, però misurando la distanza secondo il raggio che si crea attorno di nuovo interesse, mentre invece misurando la distanza secondo il percorso più breve. 300 del percorso più breve è diverso, 300 metri il percorso più breve è la cosa. 300 di interesse? Sì, il raggio di 500 corrisponde al miglior percorso anche di 700. Può essere il più breve, lui invece Il raggio è più corretto. allora fai accomodare. Dal momento l'ho visto dagli altri comuni, per quello Allora, che la dirigente giustamente ha espresso un parere tecnico e quindi gli do la parola. Prego. Ah, no, anche qua. Scusa, dagli l'emendamento. Allora. Sul raggio. Sì, premetto, è un articolo copiato da altri regolamenti regionali, non è una cosa così. Sì, ma se posso solo spiegare perché il gruppo tecnico che ha redatto il regolamento che fa capo all'ufficio attività produttive ha proposto di inserire la distanza intesa come percorso pedonale più breve per raggiungere la sala giochi. Questa scelta è stata fatta, è una scelta che attiene più al mondo commerciale che al mondo urbanistico. In materia urbanistica certamente avremmo ragionato in termini di raggio, però dobbiamo tener conto, come diceva l'assessore Napoli prima, che è vero che esiste il problema della ludopatia, che la ludopatia è una problematica che con questo argomento andiamo ad affrontare, però è altrettanto vero che le sale giochi e anche le sale scommesse previste dal testo unico del TULPS ai sensi dell'articolo 86 e 88 sono delle attività produttive e che quindi esiste anche il principio della libertà di impresa e della libertà di azione, per cui dobbiamo anche contemperare gli interessi e non andare ad assumere delle misure che possano essere lette come repressive in questo senso. Allora, siccome le distanze sono calcolate dai luoghi sensibili, soprattutto tenendo conto delle giovani generazioni, se una attività è anche abbastanza vicina dalla scuola, ma ci servono 3 chilometri per raggiungerla, di fatto è abbastanza disincentivante arrivarci, ed è per quello che era stato scelto il criterio del percorso pedonale per raggiungerlo, perché è la distanza che uno deve percorrere per raggiungerla che la rende disincentivante, non tanto la distanza radiale. Questo era il criterio che aveva sul quale si era dibattuto e per il quale era stato quindi proposto questo criterio di misurazione. Volevo solo far presente questo dopo. Sì, una considerazione proprio geometrica. 500 metri di raggio potrebbe voler dire 700-800 metri di percorso reale. Quindi è ancora più disincentivante? Quindi è ancora è maggiormente disincentivante. Sì, ho capito. Tra l'altro allora per questo motivo potremmo mettere 2000 metri. Capito? Insomma, altri comuni fanno così, adesso io mi sono adeguato ai comuni che fanno qualcosa di meglio rispetto a qualcosa di peggio. Quindi... Sì, no, ma Saracino, non so se hai capito il ragionamento in linea di principio. Sì. Ci sono comuni nella regione Piemonte a 500 metri, anche in alcuni comuni vicino a Treviso hanno 500 metri. Sì. È vero. No, è vero, Sì, è vero.
E poi, tra l'altro, c'è da dire che le sentenze del TAR stanno dando ragione ai comuni che impongono limiti di distanza e di orario perché tutelano soggetti maggiormente vulnerabili. Quindi, anche dal punto di vista legale, i comuni hanno sempre vinto i ricorsi al TAR. Com'è la dicitura del regolamento? Sì, sì. L'ultima sentenza uscita nell'ultimo... No, le ultime sentenze uscite, io ho visto l'anno 2016, visto che sugli orari e sulle distanze sì. Spesso. Misurando la distanza, quindi lasciare il tesoro portare a 500 metri. Quasi sempre, va bene. No, Consigliere Dus, prego. sì, un piccolo intervento, già una considerazione su quanto proposto, che mi può vedere e credo possa vedere anche il gruppo solidale con questa proposta. È chiaro che noi adesso stiamo andando a tutelare qualcosa di fisico, ok? A regolamentare qualcosa di fisico, e poi vediamo nell'intervallo delle partite di calcio degli europei l'invito alle scommesse online. Per cui mi pare di mettere un po' una pezza su qualcosina che c'è e si vede quotidianamente, però le persone invece vengono incentivate adesso a usare altri canali e che questi regolamenti non regolamentano proprio per niente. Comunque era una considerazione, insomma, che volevo porre nel dibattito. Ripeto, possiamo mettere 500, possiamo mettere 2 chilometri, per me non è che... No, io ho letto, ho comparato i due... Ho comparato l'articolo 6, chiedo scusa, ho comparato il comma 2 e il suo emendamento, no? Che sono, a parte i 500 metri, sono esattamente uguali, salvo l'ultima frase, cioè la distanza secondo il raggio che si crea nell'intorno di interesse, mentre nell'articolo c'è scritto misurando una distanza secondo il percorso pedonale più breve. Quindi credo forse che un giusto compromesso, lasciando i 500 metri, però lasciando la misurazione come è quella effettiva, reale, cioè misurandone la distanza secondo il percorso pedonale più breve. Quindi dovrei chiedere 800 per averne 500. Non lo so, bisognerebbe fare, se la strada è dritta i 500 corrispondono ai 500, se la strada è contorta i 500 possono essere anche 1 chilometro e questo è geometrico. Quindi, non so, se questo può essere un compromesso, consigliere Darè. Premesso che l'intenzione di questo punto all'ordine del giorno è per reprimere, diciamo, comunque cercare di tutelare diciamo, questa che è una piaga sociale. Premesso anche che è normata da una legge nazionale, quindi dobbiamo anche capire che il gioco è normato da legge nazionale. Questo regolamento è copiato pari pari quasi tutto da Peschiera. Peschiera del Garda dice 500 metri, tanto per andare in sostegno, ma non tanto in sostegno al consigliere Saracino, ma in sostegno, cioè deve essere un deterrente per il gioco d'azzardo. Poi è chiaro che questo Stato vive sulle scommesse, vive sui gratta e vinci, vive è da chiederci anche perché il governo centrale non ha incassato quei 90 miliardi dai gestori delle case da gioco, e anche qua 90 miliardi sono 2 finanziarie, quindi se vogliamo fare un qualcosa di serio mettiamo i 500 metri, anche perché quelli in essere credo che ormai ci siano, cerchiamo di tutelare quantomeno quelli che dovrebbero arrivare. Questo è un mio pensiero, ma che condivido perfettamente quello che dice il consigliere Saracino. Cercare di
contenere questo fenomeno, quantomeno per il futuro, che siano 500 metri a piedi, che siano lineari o che si paga 2 chilometri, così fa più fatica la procura. Consigliere Botteon, prego. Sì, direi che siamo tutti d'accordo e quindi si può contemplare una e l'altra, quindi e dire non è messa l'apertura di sale giochi nell'arco di 800 metri misurando la distanza secondo il percorso pedonale più breve e comunque vietando, quindi non è messa l'apertura di sale giochi nell'arco di 500 metri secondo il raggio. Sì. Non so. Ma no. Non è complicato, il raggio di 500 metri te lo faccio io facilmente, non è come... Per quello ho semplificato col raggio, perché basta dal punto. No, adesso faccio una considerazione, secondo la dice diventa 700, non 800. Il calcolo del raggio è sicuramente più semplice del calcolo della distanza reale, quindi allora mettiamo il raggio, allora ragione sì. Allora, sì, è la logica commerciale, però possiamo tenere anche le distanze radiali. Sì. Allora, mi permetto di fare una considerazione, perché i 500 metri radiali dovrebbero essere 700 metri secondo radice di 2, ma non voglio infierire. È molto più facile il controllo in senso radiale. Cioè se io devo fare un cerchio sulla mappa vado molto bene, perché i percorsi magari ci sono 2 o 3 alternative. Raggio per semplificare. Col raggio è più netto. Quindi 500 metri col raggio va bene come l'avevo esatto. presentata. Perfetto. Ok. Allora, ecco, detto questo, non vedo più interventi, quindi esatto. Allora, no, non ho più il regolamento. Eccolo qua. Allora, in pratica l'articolo 8 al comma 2 diventa, quindi lo potete controllare, non è ammessa l'apertura di sale giochi nell'arco di 500 metri, la correzione sta qui sulla prima riga, da scuole medie superiori, impianti sportivi pubblici, parchi gioco, stazioni per il trasporto pubblico, luoghi di culto, qui va avanti, non c'è nessuna modifica. Da misurarsi in modo radiale. Esatto, invece che misurando nella distanza secondo il percorso pedonale più breve, il testo dice misurando nella distanza secondo il raggio che si crea attorno all'immobile di interesse, o anche, vabbè, questo è l'emendamento, si poteva esprimere anche in senso radiale. Va bene, comunque va bene così. Ecco, quindi a questo punto pongo in votazione. Sì, da misurarsi in modo radiale intorno all'immobile di interesse, ma è coincidente. Quindi metto in votazione l'emendamento del consigliere Saracino. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 16 favorevoli. 16 su 16. Tutti. Bon, questo è l'emendamento che mettiamo agli atti. Bon. Allora, a questo punto metto in votazione il regolamento così emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità, quindi stesso risultato. Bene. Punto numero 5 all'ordine del giorno. Società consortile mista intermodale Vittoriese SRL, determinazioni. Assessore Napoli, ancora lei la parola. Sindaco, chiedo scusa. Sindaco Tonon, prego. Sì. Grazie. Allora, la società intermodale Vittoriese SRL era stata costituita per realizzare uno scalo merci centro intermodale gomma rotaia in zona industriale a San Giacomo di Veglia.
Il Comune di Vittorio Veneto nel 99 ha concesso alcune aree per un'estensione di circa 38.000 metri quadri allo scopo di realizzare questo scalo a fronte di un canone concessorio oltre alla progettazione e realizzazione delle opere. Questa convenzione poi è stata sottoscritta nel 99 e successivamente modificata a seguito di delibera del Consiglio Comunale nel 2007. La legge di stabilità 2015, quella che è stata citata anche precedentemente quando si è parlato della Vittorio Veneto Servizi, ha imposto agli enti locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute. La delibera del Consiglio Comunale relativamente a questo piano è la numero 19 del 30 aprile 2015. Questo piano ha previsto due punti. Uno, il mantenimento della partecipazione, in quanto si stanno creando le condizioni per conseguire l'equilibrio di bilancio, recuperare il credito pregresso del Comune e garantire al Comune per il futuro l'entrata spettante per il canone concessorio. E in secondo luogo, l'avvio dei progetti per la finalità istituzionale non appena si creano le condizioni come l'elettrificazione della tratta ferroviaria Conegliano Vittorio Veneto di prossima realizzazione. Il Consiglio Comunale il 31 marzo 2016 ha approvato la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate, era riferito ovviamente alla delibera del 30 aprile dell'anno precedente. In base a questa relazione, per la intermodale vittoriese risultano avviate azioni finalizzate all'elettrificazione della tratta ferroviaria Conegliano Vittorio Veneto, presupposto tecnico per il perseguimento dello scopo societario, oltre che l'ipotesi di utilizzo a reddito delle aree. Per questo motivo si ritiene di invitare il Consiglio Comunale ad autorizzare in via transitoria intermodale vittoriese all'utilizzo a reddito delle aree attualmente destinate a scalo merci, al fine di acquisire proventi necessari per garantire il pareggio economico e consentire la liquidazione al Comune dei canoni concessori pregressi scaduti e non onorati. Grazie. Grazie. Non ci sono... È aperta la discussione, ovviamente. Consigliere Fasan, prego, a lei la parola. Vabbè. Dopo aver letto la delibera che verrà sottoposta al voto del Consiglio, ho fatto questa riflessione. Dopo le delibere fantasma e le delibere raffazzonate, ora abbiamo un altro tipo di delibere per le quali faccio fatica a trovare un aggettivo che riassume la costante volontà di questa amministrazione di bypassare il Consiglio nell'esercizio delle funzioni deliberative. Delibere per polli? Potrebbe andare bene. Per fortuna in questo Consiglio ho visto pochi polli, ma ho visto, e spesso con rammarico, qualche coniglio di troppo. Dopo i vari atti di indirizzo fatti votare la maggioranza trasformati in delibere di giunta senza il dovuto coinvolgimento del Consiglio, ora ci viene proposto di dare una delega in bianco alla Giunta con la quale può concedere alla società intermodale vittoriese la facoltà di affittare a terzi l'area dello scalo con l'obiettivo di recuperare i soldi dell'affitto. Alla visione di questo chiedo se sia possibile assegnare l'area in affitto senza istruire un bando al quale possono partecipare tutti gli aventi diritto e che lo desiderano, per due motivi. Il primo è che se si vuole realizzare di più è maggiormente conveniente fare un bando. Il secondo è che l'area pubblica e il Comune la gestisce in società con altri privati. L'amministrazione soggiace comunque agli obblighi di trasparenza. Non vorrei che alla fine risultasse che l'operazione sia frutto di accordi privati e politici al di fuori delle attività istituzionali e a danno della cosa pubblica. Credo che sia doveroso ripercorrere tutte le tappe che hanno portato alla realizzazione dell'intermodale per dare ai consiglieri e agli spettatori che ci seguono la possibilità di avere un'idea complessiva dell'operazione
che questa sera l'amministrazione ha portato al voto e se sia possibile per i consiglieri votarla. La situazione attuale dell'intermodale è che la società consortile ha sospeso i servizi di gestione dello scalo merci ed ha quindi posto in essere un piano di contrazione dei costi di gestione. La società chiede inoltre, con nota 22/4/2015, di sospendere temporaneamente gli obblighi connessi con l'erogazione dei servizi di gestione dello scalo merci e l'autorizzazione a concedere in uso a terzi le aree dello stesso al fine di garantire il pareggio economico e liquidare i canoni pregressi al Comune di Vittorio Veneto. Lo dice la stessa delibera. Per i presenti assessori e consiglieri, già detrattori della comunità montana, mi è piacevole ricordare che l'intermodale è stato realizzato con finanziamento avuto dalla stessa comunità montana, per conto di tutti i comuni che ne facevano parte, per realizzare un'area scambio gomma-rotaia per tutto il comprensorio delle Prealpi Trevigiane. Spero che non sia una novità per i consiglieri. A mio parere, pertanto, tutti i comuni della comunità montana, finanziatori dell'opera, dovrebbero esprimersi con una delibera di consiglio a favore della modifica della convenzione, venendo meno gli obiettivi per i quali l'intermodale è stato finanziato. Non credo inoltre che la Regione possa eccepire sull'utilizzo dell'area, perché è già terminato il periodo d'obbligo di vincolo regionale. Ricordo che il costo per la realizzazione intermodale è stato di 2.471.246 euro. L'area interessata dall'intermodale è di 32.212 metri quadri, ridotta in seguito a 17.000 e l'introito come canone d'affitto previsto dalla loro convenzione era di 17.653 lire, pari a euro 917, ai quali vanno aggiunti, e qui bisogna dirlo, i 265 euro dell'esproprio della proprietà Borin, pagabili in 15 anni dalla società all'amministrazione. Non avendo informazioni certe sul periodo dei mancati introiti, chiedo all'amministrazione qual è il credito che vanta nei confronti della società consortile e qual è la cifra messa a bilancio fra i redditi esigibili. Il Consiglio Comunale, con delibera 23/6/1997, dispone che l'area verrà concessa nello stato in cui si trova al momento della convenzione e dovrà essere esclusivamente, ripeto esclusivamente, destinata allo scopo della realizzazione di uno scalo merci, centro intermodale, gomma rotaia. Scrive proprio esclusivamente, quindi non ci possono essere dubbi interpretativi. Con delibera 26/11/99 viene modificata ed integrata la convenzione fra Comune e Intermodale Vittoriese, nel corso del quale il sindaco Giancarlo Scotà propone di integrare l'articolo 8 della Convenzione aggiungendo il seguente terzo comma. Le aree saranno altresì restituite a seguito di richiesta del Comune nel caso vengano meno le finalità di pubblico interesse per le quali la società è stata costituita. In questo caso l'attuale sindaco Tonon abbandona l'Aula al momento della votazione, che alla fine avrà l'unanimità dei presenti, fra i quali l'allora consigliere D'Arè e l'attuale assessore Napoli, che erano quindi d'accordo con l'emendamento del sindaco. Nella delibera che andiamo a votare questa sera, la richiesta della società intermodale definisce provvisorio il cambio di destinazione d'uso, ma non fa alcun cenno riguardo i tempi della provvisorietà. Sappiamo che la temporaneità e la politica dei piccoli passi talvolta porta allo stravolgimento degli obiettivi, ma nel nostro caso è ben chiaro e ben definito quello che l'amministrazione ha l'obbligo di applicare. Non vorrei ripetermi, ma è plausibile, se non si applica la convenzione, che si possa prefigurare un danno al patrimonio comunale. Con delibera gennaio 99, modificata giugno 99, si stabilisce lo schema di contratto con le ferrovie dello Stato. È stato richiesto un parere alle ferrovie sulle variazioni d'uso dell'area. Nella richiesta di convenzione con Ferrovie dello Stato era contemplata tutt'altra finalità d'uso. Siamo sicuri che alle ferrovie vada bene un parcheggio piuttosto che un'area riservata a savano o altro, in un'area confinante con la sua proprietà per la quale si è andati in deroga a normative precise a favore della pubblica utilità dell'intervento? Siamo sicuri che la ditta Borin, già ricorrente all'esproprio, alla quale è stata riconosciuta in via transattiva la somma di 196.253 euro
non ricorra contro l'uso dell'area espropriata e la sua destinazione? Ricordiamo sempre che il progetto aveva le caratteristiche della pubblica utilità, dell'urgenza e della indefferibilità della sua esecuzione, in conseguenza di quali sono state acquisite le aree dei privati necessarie all'esecuzione dei lavori ai sensi e con la procedura indicata dalla legge 22 dicembre 71 numero 865. Sono tutte notizie che ho letto sulle convenzioni e sulle delibere del Consiglio, non ho fatto particolari ricerche, che sono anche gli atti queste cose qui. Al punto 4 della Convenzione si dichiara che il patrimonio aziendale delle aree concesse, trattandosi di beni disponibili destinati ad un pubblico esercizio, devono ritornare di proprietà comunale nel caso vengano meno le finalità per le quali l'intermodale è stato realizzato, secondo le modalità previste dall'articolo 936 del Codice Civile. Non si capisce perché l'amministrazione, dopo che la società intermodale ha rinunciato al servizio, chiedendo di affittare ad altri l'area, non abbia esercitato il diritto di prendersi l'area come avrebbe dovuto fare. Chiedo inoltre come può essere data in affitto un'area che attualmente confina con area comunale già data in concessione ad altri e il cui accesso è presumibile debba essere ricondotto al sedime di tale area. Quanto mi dà? Sono già 8 minuti. Vabbè, ancora 10 righe, le leggerò dopo. Dai, 10 righe va bene. Vabbè. Aspetta, no. È stato chiesto e sottoscritto accanto al diritto di servitù e di passaggio. Mi sembra sia una cosa importante, al di là del tempo. Da ultimo corrono allarmanti voci che mi auguro che l'amministrazione sia in grado di smentire che l'area dell'intermodale sia nelle attenzioni di Savno. Ricordo che la precedente amministrazione Savno ha più volte chiesto la possibilità di realizzare in zona industriale un'area di trasbordo e compattazione dei rifiuti, offrendo delle cifre consistenti dell'ordine di 600.000 euro. L'allora maggioranza dei consiglieri rifiutò l'accordo con Savno, temendo che l'area creasse dei problemi di viabilità e di salute pubblica al quartiere di San Giacomo. Mi auguro che gli attuali consiglieri abbiano la stessa attenzione. Mi chiedo invece come mai MOM, già ATM e socio dell'intermodale, non abbia considerato di portare i propri mezzi di Vittorio Conegliano in un'area così strategica per il trasporto urbano delle due città. Credo che quella sia la strada che l'amministrazione deve perseguire per dare un servizio alla città, al quartiere e alla zona industriale. Lo stoccaggio dei rifiuti piuttosto che la loro lavorazione lasciamolo ad altri comuni limitrofi, che però non sembra non ne vogliono sapere. La zona industriale di San Giacomo ha già dato in passato in questo verso, dando ospitalità ad Eco5 e attualmente ospitando attività che inquinano l'aria e il territorio. Riunire giornalmente 200 camion, questa era la proiezione dell'uso. Sono già 10 minuti, non erano 10 righe, allora, scusi, consigliere. Lo so che Napoli è un po' sulle spine, però no, 3 righe perché chiedo, alla vista delle mie osservazioni, non essendo evidente alcun indirizzo sulla futura destinazione d'uso dell'area e venendo meno qualsiasi trasparenza da parte dell'amministrazione, chiedo che il punto dell'ordine del giorno sia ritirato e che sia messa ai voti la mia proposta di ritiro. Ok, grazie. 10 minuti tondi. Vabbè, rinuncerò consiglieri, se non ci sono modifiche io passo alla votazione. Beh, chiaramente ci sarà sicuramente una risposta tecnica. Allora, consideriamo chiuso il primo giro di consultazioni, non ci sono prenotazioni. Signor Sindaco? Sì, io cerco di dare risposte quando capisco il contenuto della domanda. Io confesso che ho l'impressione che lei abbia fatto un pastone poco presentabile, perché ha parlato variamente di vari temi, citando fra l'altro degli eventi diversi e tralasciandone altri fra l'altro, e facendo anche un po' di confusione perché fra l'altro ha citato anche, per cui i dati che lei ha citato
non vedo come poterli riscontrare stasera. Ha citato anche la MOM come azionista, che a me non risulta sia azionista, fra l'altro, se non ho capito male. Alla fine ha citato la MOM come azionista. No, ha citato MOM. MOM. Ha citato MOM, no ATM. A me lo chiede. Lei forse conosce qualcuno? Ha fatto l'amministratore per 10 anni qua. Ma perché lo chiede a noi? Scusi. No, non fuori, no, chiedo Vabbè, scusa. senta, Stop, ripeto, allora. stop, non fuori microfono. Sindaco, la invito a continuare con la Ripeto, risposta. siccome abbiamo fatto una miscellanea piuttosto informe e inconsistente di domande, francamente, ritengo più serio affrontare l'argomento con i dati in mano. Io francamente rispetto a tutte le, non so neanche proposte, a tutte le notizie che lei ha dato, non so dove trovare riscontro in questo istante. La questione è stata affrontata in maniera molto chiara e seria con l'intermodale, la quale non paga i canoni a questo comune non da 2 anni ma da molto prima, e quando c'era un'altra amministrazione non erano neanche stati chiesti i canoni pregressi, tanto per essere chiari. Per cui qualche problema evidentemente c'era anche prima, quando lei, se non ricordo male, sedeva su questi banchi, e non risulta ci siano state azioni per il recupero di tale somme che l'amministrazione, di cui l'amministrazione è creditrice. Per cui intanto, se lei ha letto bene la delibera, lei o chi per lei ovviamente, c'è scritto di autorizzare in via transitoria Intermodale Vittoriese al fine di acquisire proventi necessari per garantire il pareggio economico, quindi c'è scritta anche la finalità, e consentire la liquidazione al comune dei canoni concessori pregressi scaduti, cioè anche quelli che da anni non vengono pagati. Se ritiene, l'avevamo vista prima come amministrazione, potremmo eventualmente inserire una precisazione di questo tenore, così rendiamo risposta anche a quella che è la sua domanda, siccome lei chiede fino a quando, precisato che potremmo metterlo, precisato dopo ritenuto, ecco qua, quello che ho appena letto, autorizzare in via transitoria, prima di visti i pareri di regolarità, aggiungere precisato che non dovrà recare pregiudizio alle finalità perseguite dal Comune di Vittorio Veneto con la società intermodale, e dovrà prevedere il diritto di recesso ad nutum in modo tale da poter ripristinare il servizio non appena ci saranno le condizioni. Quindi su richiesta esplicita ad nutum, quindi semplice richiesta del Comune di Vittorio Veneto, per cui non c'è la tempistica, fra virgolette, a favore, è una clausola ovviamente a favore dell'amministrazione. Grazie. Secondo giro, consigliere Fasan, il tempo della differenza, quindi 10, 7, 5, 12 meno... Secondi? 12 meno 10, 2 minuti. Allora, considero particolarmente sgradevole le risposte del sindaco, probabilmente ha qualche problema. Io ho chiesto solamente, quando scadrà questa deroga, ecco qua, vediamo qua. Allora, io voglio ricordare che nel finanziamento regionale, c'è scritto, abbiate pazienza,
Il Consiglio Comunale con delibera 23.697 mi risponde a questa domanda. Dispone che l'area il Consiglio Comunale verrà concessa nello stato in cui si trova al momento della convenzione e dovrà essere esclusivamente destinata allo scopo di realizzare di uno scalo merci, centro intermodale gomma rotaia. Poi, integrazione con delibera 26.11.99, le aree saranno altresì restituite a seguito di richiesta del Comune nel caso vengano meno le finalità di pubblico interesse per le quali la società è stata costituita. Mi sembra che queste siano domande pertinenti e non ho fatto tanta fatica a trovare queste cose. Nella delibera c'erano le convenzioni, le ho lette. Guardi, c'ho copia qui e sono a disposizione anche degli altri consiglieri che mi chiedo come non abbiano letto quello che ho letto io. Risponda a queste due domande, per favore. Allora, Dovrà essere esclusivamente destinata allo scopo di realizzare uno scalo merci. Questo è nella delibera del Consiglio Comunale. sì, ma è chi? Finito il secondo giro di Fasan. Siamo al secondo giro. Fasan ha fatto il secondo intervento. Ho un'altra prenotazione, però se il sindaco vuole, finiamo il secondo giro. Carnelos, a lei la parola. Sì, volevo solo in maniera breve replicare un attimo al collega Fasan. Non è che venga meno la destinazione per cui quel terreno il Comune lo ha acquisito. Tant'è vero che nella delibera si parla di transitorietà presupponendo che l'attuale crisi, l'attuale momento di stallo possa essere superato. È indubbio che nel momento in cui serve di nuovo possiamo richiederlo. Seconda questione, proprietà. La proprietà del Comune non ci piove, né alieniamo alcunché, ne potremmo sotto questo profilo. Certo, terza questione, è l'unico modo attraverso cui il Comune può recuperare quei canoni concessori che da tanto tempo non sono pagati. E non facendo nulla, sì, potrebbe esserci responsabilità di qualcuno che non ha fatto nulla per recuperare ciò che spetta al Comune. Evidentemente questo è l'unico modo per venire a capo di quei soldi. Mi auguro appunto che nella valutazione dell'amministrazione, è indubbio che sotto questo profilo non metto lingua. Mi pare giusta quella modifica effettivamente che può in qualche modo, come si può dire, fugare qualcuna delle sue preoccupazioni, in cui si dica che in qualsiasi momento il Comune, a semplice richiesta, può recedere. Qui c'è una problematica. Chi ti dice che effettivamente quella finalità per cui la società intermodale è stata costituita non possa riprendere vigore? Tant'è vero che, se lei rammenta, quando abbiamo fatto quella revisione, quella presa in considerazione delle varie partecipazioni e delle varie società di cui il Comune è socio, sull'intermodale vittoriese non abbiamo detto liquidiamola e assogliamola, anche perché, come lei ben sa, c'è quella questione del finanziamento che è meglio non rischiare, quindi è meglio che ci sia e che rimanga sulla carta quella società. È vero, lei mi risponderà, guardi che sono preoccupazioni sbagliate, tutto sommato interpretando il finanziamento della regione non c'entra niente, ma sa com'è, siamo il paese degli azzeccagarbugli. Sì, 9, ma la prescrizione è 10 anni, per esempio. No, la prescrizione di solito è 10 anni in generale. Ripeto, non ho letto il coso, ma se lei mi dice 9, ma è, come si può dire, la foga dialettica che mi fa dire normalmente la prescrizione è 10 anni, sono passati 9 e quindi per un anno siamo ancora pericolosi. E quindi nella transitorietà
può essere che fra un anno, se ha ragione lei, tu sei tutto prescritto, recuperiamo il terreno perché possiamo recedere ad mutuo. Dopo la perfezione non è di questo mondo, come lei sa, probabilmente 1000 cose si potevano fare, perché sotto questo aspetto anche qui si erano fatti mari e monti, sta intermodale, e anche qui ovviamente non c'è nessun tipo di accusa a una o l'altra amministrazione, perché la storia è antica e ci sono tutti dentro, per cui effettivamente col senno di poi probabilmente non era quella idea brillante che sembrava e che è sembrata a tanti, anche perché, e qui chiudo, sa, talvolta i privati ti dipingono una cose meravigliose e con un avvenire eccelso, e poi in realtà questo non si verifica, e qui probabilmente è quello che non si è verificato, anche perché le originarie ditte che erano stati il motore di quell'iniziativa che sembrava meravigliosa, ad un certo punto, siccome pecunia non olet, qualcuno ha preferito andare a Manfredonia, qualcun altro, e quindi noi siamo rimasti in braghe di tela. Questa è la ragione per cui è italico, per cui quando ci sono i profitti sono privati, quando ci sono le rogne sono sempre pubbliche. Grazie, scusate. Grazie consigliere. Consigliere Posocco. Sì, rapidamente. Ho sentito le osservazioni del consigliere Fasan, mi sembra ce ne siano molte e pertinenti, quindi secondo me vanno anche prese in considerazione. Non ho approfondito la vicenda, però due cose le devo dire. Ho sentito che parlare più o meno l'amministrazione precedente non ha mai fatto niente. Non mi ricordo bene, ma mi sembra che nella prima giunta Scottà abbia pagato i debiti grossi, giganteschi, lasciata dall'intermodale tramite un contributo regionale nel 2002, credo, e non so la cifra, mi ricordo vagamente, magari se qualcuno qui o chi era in consiglio si ricorda, ma mi sembra che grazie a un contributo regionale un profondo rosso, diciamo, lasciato nelle annate, non so, 97, 98, non so in che annate, siano stati insomma, la regione abbia molto aiutato in questo l'intermodale, grazie all'interessamento, mi sembra, dell'allora sindaco Scottà e dell'assessore Caldart. Questo va riconosciuto, poi va bene. Ho sentito dal consigliere, dal collega Fasan, parlare di possibile interessamento di Savno per area di trasbordo e compattazione dei rifiuti. Penso sia lecito, la sento adesso, sapere se ciò corrisponde a verità oppure meno, quindi penso che il Consiglio Comunale, ma i cittadini, specialmente quelli di San Giacomo, in questo caso un chiarimento lo meritino a questa considerazione. Grazie. Grazie. Bene. Consideriamo chiuso il giro di interventi. Prego, Sindaco Tonò. Allora, per quanto riguarda questa delibera, il riferimento è a quella citata precedentemente come sua esplicazione, che è quella sulla la numero 19 del 30 aprile 2015, in cui, parlando del processo di razionalizzazione delle società, si era già deliberato, questo Consiglio aveva già deliberato la propria volontà rispetto a questa società. 1. 2. Alcune cose, le ho già dette prima, le ha ripetute a forziori, quindi spiegandole ulteriormente anche il consigliere Carnelos. Non c'è scritto che c'è né un cambio di destinazione né che viene meno la finalità, anzi viene confermata la finalità della società. C'è scritto si autorizza in via transitoria, non a cambiare mestiere, a dire che quelle aree hanno un'altra destinazione, a utilizzare
in via transitoria l'utilizzo delle aree a reddito, e le finalità le abbiamo anche dette, anche perché guardi, le dico solo che dal 2008 al 2014 c'era un credito di 26.482,68 euro, e io le azioni per recuperarle francamente non le ho viste, se devo essere molto franco. Questi sono debiti che ci siamo meglio crediti, chiedo scusa, debiti della società che ci siamo trovati da dover incassare. Se poi il consigliere, più quelli sì, alla ditta Emilio Borin, totale 32.900, quasi 33.000 euro, più sommando ai 26 sono 59.453, non sono proprio piccolezze, fino al 2014. Vabbè, ma siccome era amministratore forse avrebbe dovuto saperlo anche lei, era amministratore in quel periodo. No, era lei amministratore quando questi crediti voi non li avete incassati. Lei era amministratore, non io. No, infatti, ma era lei che amministrava. Boh, perfetto. È grande amministratore, si vede. Le domande poi che fa lei o che fa il consigliere Posocco. Consigliere, non fuori microfono, non so. Beh, lei è stato a casa del consiglio anche. Sindaco, prego. Fa le domande di chiarire cosa faranno. Qua si parla di autorizzare l'utilizzo delle aree, non c'è scritto la finalità, che è un'altra cosa. Se il consigliere Fasan, come ha detto che ha sentito, è certo di quello che è, lo dica. No, perché si chiede un chiarimento su un si dice. Ma smentire cosa? Ma lei che controlla tutti i documenti, visto che me ne arrivano un sacco di sue richieste in comune, ha trovato che c'è quella richiesta? Ma allora cosa dovrei smentire? Ma cosa devo smentire? Quello che non esiste? Ha trovato la domanda lei? Basta. Ma allora cosa dovrei smentire? Quello che lei ha sentito che qualcuno ha detto che forse? Ma su cosa, ripeto? Su quello che non esiste vuole i chiarimenti? Si informi prima allora di chiedere chiarimenti. Si informi prima di chiedere chiarimenti. Ma si può chiedere qualsiasi cosa allora a Casaccio? Quindi a Casaccio si può chiedere qualsiasi cosa? No, poco. Si informi prima. Si informi. Ho smentito? Sì. Cosa ho smentito? No, non ho smentito. Ho confermato che non c'è nessuna domanda in merito. Punto. Allora, da questo momento, consigliere, guardi, ho fatto il suo mestiere per tanti anni, lo so fare, non credo di dover imparare da lei. Grazie. Prego. Grazie. Consigliere Saracino, secondo... Dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, mi ha tolto la parola di bocca. Perfetto. Prego Saracino. No, molto semplicemente. Allora, di base sta anche bene andare a recuperare il credito che avanziamo. Il mio dubbio è sull'elettrificazione della linea, che non sono tempi rapidi, parleremo anche di decenni al momento, quindi non c'è niente di certo. Come all'epoca mi sono astenuto sulla stessa votazione che abbiamo fatto sull'intermodale, mi asterrò anche su questa decisione di affittare per un tempo non definito, se non fino a prova contraria, a terzi. Grazie. Grazie. Consigliere Dus. Sì, allora innanzitutto vorrei proporre una piccola integrazione al punto numero 2 della delibera, in cui si chiede di autorizzare, la mia proposta è di inserire in via transitoria, esiste già, per 3 anni rinnovabili. Esatto. Ecco, poi se questa proposta viene accolta, sì, beh, sì, ma rimane, no, era solo integrazione qui. Sono 2 gli emendamenti. Sì, sono 2. Possono essere messi assieme, sì, volendo possono essere messi assieme. Sì. In realtà credo che quello vada a favore. Se è così, per 3 anni rinnovabili.
facoltà insindacabili del comune decidere a tutti. Un attimo, consigliere Carnellos, un attimo, una roba alla volta. Consigliere Fasan, prego. Per la dichiarazione di voto, allora, sicuramente non voterò a favore di questo raffazzonato punto all'ordine del giorno. Il sindaco, invece di arrabbiarsi o di dire cose sgradevoli, dovrebbe solamente dirmi cosa che ne pensano di queste 3 righe della delibera del Consiglio Comunale di 23/6/97. Dispone che l'area verrà concessa nello stato in cui si trova al momento della convenzione e dovrà essere esclusivamente destinata allo scopo di realizzare uno scalo merci, centro intermodale, gomma rotaia. Questo stabilisce la convenzione. Basta? Certo! Oh, te la tiri fuori qua. E allora fai un'altra delibera che cancella questa delibera, può andarmi bene, ma no. Chiedo scusa, lei giustamente ha citato una delibera del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale ha deciso allora, e rispetto a qualcun altro che invece ha modificato in giunta delibere di Consiglio Comunale, noi siamo venuti in Consiglio Comunale per fare una modifica di una delibera di Consiglio Comunale. E ripeto, c'è scritto: ritenuto di autorizzare in via transitoria, poi con l'emendamento, se passerà fatto anche dal consigliere, posso finire cortesemente? Prego. Dal consigliere Dus, per 3 anni rinnovabili, autorizzare in via transitoria intermodale vittoriese l'utilizzo a reddito delle aree. È una decisione del Consiglio Comunale, legittima come tutte le altre legittime prese dal Consiglio Comunale, punto. Non capisco di cosa si sorprenda. Io sono sorpreso da consiglieri di minoranza quando invece mi sono trovato delle delibere di giunta che modificavano decisioni del Consiglio Comunale. Non ero in giunta allora io. Sicuramente non ha fatto bene il suo lavoro. Certo che se il finanziamento è dato esclusivamente per uno scalo merci, lei mi dice questa è la dichiarazione di voto? Vabbè, non finirà qua. Ok, grazie. Altre dichiarazioni di voto? No, non ci sono. Quindi metto in votazione gli emendamenti. Esatto, metto in votazione gli emendamenti, li leggiamo. Allora, emendamento da inserire dopo ritenuto e prima di visti, quindi sì. A pagina 3, precisato che non dovrà arrecare pregiudizio alle finalità perseguite dal Comune di Vittorio Veneto con la società intermodale e dovrà prevedere il diritto di recesso ad nutum in modo tale da poter ripristinare il servizio non appena ci saranno le condizioni. Ok? Quindi metto in votazione emendamento numero 1. Li consideriamo separate, no? Sono insieme, allora unito. Sì. Allora, esatto, all'inizio di pagina 3, di autorizzare in via transitoria, qui viene inserito per 3 anni rinnovabili, alla fine, dopo linea ferroviaria, con la prescrizione indicata in premessa. Se siete d'accordo con la ma quando la recepisci la richiami, no? Con la prescrizione autorizzi via transitoria con la prescrizione indicata in premessa. Bene, quindi riepilogando a pagina 3, dopo travisto e ritenuto, quello che ho appena letto,
al punto 2 del deliberato, prima riga per 3 anni rinnovabile e alla fine dopo linea ferroviaria con la prescrizione indicata in premessa. Ecco, quindi metto in votazione l'emendamento così illustrato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 3 astenuti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 favorevoli e 3 astenuti. Saracino, Posocco, Maset. Assenti Darè, Fasan, Botteon. Quindi 13 meno 3, 10. 10 favorevoli, 3 astenuti. E anche Darè. No, non tornano i conti. Sente anche a Sant'Antonio? Sì, no, quello sempre sui 16. 16, ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esatto, 13. Siamo 13 presenti. Saracino, Posocco, Maset. Quindi siamo in 13, 10 favorevoli, 3 astenuti. Metto in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno, così emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3 astenuti, 10 favorevoli. Astenuti, Saracino, Posocco, Maset. Ho messo in voti la delibera, emendata. Sì, sì, era compreso nell'emendamento. Sì. Emendamento considerato come unico. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? No, no, hai ragione. Manca il consigliere Dus. No, Bon, allora 13 presenti, metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3 astenuti, 10 favorevoli. Punto numero 5 è approvato. A questo punto ho una richiesta dal consigliere Saracino che metto ai voti volentieri ai sensi dell'articolo 52, richiesta no, all'articolo 52. Il consigliere, visto che ha impegni mattutini improrogabili, chiede di anticipare il punto numero 7 adesso, al punto, scavalcarlo al numero 6. Ecco, se metto in votazione la proposta di portare il punto numero 7 di scavalcarlo di un posto, anticiparlo di uno. Favorevoli? No, favorevoli? Lo scrutatore. Dai, è una comunicazione 6, un attimo, no? Saracino, dai. Comunica. Numero 6, prego, Assessore Napoli. Allora, è una comunicazione che riguarda deliberazione di giunta comunale numero 105 del 31/5/2016, esercizio finanziario 2016-2018, secondo prelevamento del Fondo di riserva ordinario e contestuale variazione al PEG 2016 comunicazione. Si tratta di un prelevamento del Fondo di riserva per andare a integrare il fondo che va a finanziare quanto necessario per il progetto della città Vittorio Veneto, capitale della cultura 2018. Punto. Finito. Bene. Sì, dobbiamo votare lo scrutatore, Carnelos. Allora, Carnelos, Darsie e Posocco. D'accordo? In questo momento siamo 12 presenti. Punto numero 7,
mozione del consigliere Dus. Punto numero 7 all'ordine del giorno. La parola al consigliere Saracino. Sì, molto velocemente, vista l'ora tarda, il mio è una collaborazione, si può dire, con l'amministrazione comunale che già nel 2014 ha messo mano in modo positivo a un miglioramento del pass rosa così chiamato per le neomamme. Semplicemente, visto il tempo di crisi di nascite, visto il tempo di crisi anche commerciale, chiedo semplicemente di portare il pass rosa invece di scadenza di 1 anno ai 2 anni, in modo tale da agevolare le madri, perché i passeggini fino ai 2 anni lo stesso vengono usati. Non è che a 2 anni il bambino magicamente 1 anno cammina, non c'è più l'ingombro del passeggino come viene citato nella delibera, quindi chiedo semplicemente un allungamento dei tempi. Come ho fatto con Savnon per portare la raccolta del secco per i bambini da 2 a 3 anni, chiedo la stessa cosa in modo di una collaborazione per agevolare le famiglie. Grazie. Grazie consigliere. Volevo dare 2 piccoli numeri. Nel 2015 i pass richiesti e rilasciati sono stati una novantina e dal 1 gennaio 2016 al 28 giugno 2016 sono 82. Il pass è intestato e porta il nome dei 2 genitori e quindi non so se c'è un dibattito, perché credo che possiamo essere tutti d'accordo su questa. Se qualcuno vuole intervenire, prego, ne ha facoltà, altrimenti io passerei direttamente alla votazione. Quindi a questo punto vedo che siete d'accordo, metto in votazione il punto numero 7 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Siamo di nuovo in 13, 3, 6, 9, 12, 13, 14, come? 14, siamo 14. Ah sì, consigliere Fasan lo vedo adesso, pardon. Quindi siamo 14, unanimità. C'è l'immediata eseguita di questa no. A questo punto i punti numero 8 e 9 sono ritirati ai sensi, sono rinviati, chiedo scusa, ai sensi proprio dell'articolo 21,7 che specifica che quando non c'è l'interpellante i punti vengono ritirati. Quindi punto numero 10, interrogazione e risposta orale presentata dal consigliere comunale Fasan sull'isoletta di Serravalle. Chiarimenti. Consigliere, a lei la parola. La ringrazio. Siccome l'interrogazione è indirizzata al sindaco, mi piacerebbe che ci fosse anche il sindaco, visto che oggi è sopra le righe. Comunque, egregio sindaco Tonon, nella cronaca vittoriese del Gazzettino di domenica 29 maggio 2016 compare un articolo a titolo Nuove luci e panchine per l'isola di Serravalle. Il comune investe 30.000 euro, l'area verde disponibile per Sant'Augusta. Dopo anni di battaglie tra un privato e l'amministrazione comunale, a breve dunque la svolta con la formale restituzione vittoriese di questo lembo di terra che costeggia il Meschio a 2 passi da Piazza Flaminio. Eccoci dunque arrivati alla soluzione finale della pluridecennale contesa fra un privato e l'amministrazione sulla proprietà dell'isoletta di Serravalle, che in questo Consiglio, nel tempo, ha avuto più spazio ed attenzione dello stesso PAT o di Piazza Meschio. Più di un anno fa l'assessore Denardi annunciava con enfasi che a Vittorio Veneto era stata ristabilita la legalità, con la formale restituzione da parte di un privato delle chiavi del cancello di accesso all'isoletta di Serravalle. In quell'occasione era evidente che l'amministrazione, per dare ai cittadini un segnale forte della propria determinazione nella gestione della legalità, aveva individuato come obiettivo significativo ad hoc il recupero d'uso pubblico di un risibile lembo di terra di proprietà comunale, da decenni in uso da parte di un privato che da sempre manutentava ed aveva cura di quel fazzoletto già in abbandono, posto fra il fiume Meschio e il Meschietto interno, i cui gradevoli ed evidenti risultati sono visibili da tutti coloro che si trovino a transitare per Piazza Flaminio. Ho quindi pensato che, come dice l'assessore, il direttore della legalità Vittorio Veneto passasse soprattutto attraverso la restituzione ad un uso pubblico di aree occupate senza titolo da privati e che quello fosse solo il primo passo dell'amministrazione
per mettere almeno sull'avviso coloro che vivono in illegalità affinché si ravvedessero. Era mia convinzione che tanta attenzione profusa nei riguardi di un singolo privato fosse alla fine solo un autoritario atto dell'amministrazione, affinché tutti gli altri abusivi delle aree cittadine, preoccupati da tanta determinazione, cercassero in qualche modo di trovare un accordo con l'amministrazione, cosa d'altra parte ora difficilmente realizzabile, visto che in questo caso l'amministrazione non ha voluto prendere in considerazione alcuna ipotesi sanante o valutare alcun possibile accordo che potesse conciliare gli interessi delle parti. Non vorrei che l'amministrazione, con questo modo di operare, risultando evidente l'obbligo di dover trattare tutti i cittadini nello stesso modo, si fosse preclusa la possibilità di trovare futuri accordi con altri privati che si trovano nelle medesime condizioni. Purtroppo, quanto mi risulta, finora nessun privato si è proposto all'amministrazione per sanare la propria posizione. Nel Consiglio è stato informato dall'amministrazione che altre aree sono in predicato di essere presto liberate. I casi sono due: o l'amministrazione non è a conoscenza di altre occupazioni abusive di suolo pubblico, e la cosa incredibilmente grave nel momento che lei, sindaco, fa parte da 5 lustri di questo Consiglio, ora in compagnia con l'appoggio di assessori e consiglieri che da decenni vivono in prima persona questi irrisolti problemi cittadini, con il colpevole silenzio degli uffici comunali che sono perfettamente a conoscenza di tante risolte questioni, oppure l'amministrazione, pur essendone a conoscenza, non può e non vuole intervenire, creando così presupposti di un danno erariale per le casse comunali. Per questo chiedo che a corollario della risposta dell'interrogazione mi sia fornito l'elenco di tutte le aree comunali al momento oggetto dell'attenzione dell'assessorato al patrimonio, che risultano occupate senza titolo da privati, e aree private d'uso pubblico al momento intercluse ad un uso pubblico. A tale richiesta fatta dalla minoranza di Consiglio Comunale un anno fa, l'assessore Denardi rispose che non era possibile rendere noto l'elenco per un obbligo di privacy da parte dell'amministrazione. Sono del parere invece che la mia posizione di consigliere sia sufficiente per poter acquisire queste informazioni, che sono certo siano nella sua disponibilità. Se così non fosse, chiedo all'amministrazione di spiegare al Consiglio perché lo status di consigliere di minoranza è secondario rispetto a quello di consigliere di maggioranza, tale da non permettergli di accedere alle informazioni riservate che invece sono nella disponibilità di uso dell'amministrazione. Vedo che... devo interrompermi? Sono trascorsi 5 minuti. Vabbè. Vuole che finisca l'ultimo capoverso, tanto per dare... Io non ho la copia dell'interrogazione, quindi non so. Leggo inoltre, ma non ho visto in seguito alcuna smentita correzione da parte dell'amministrazione, che l'isoletta ha quale destinazione urbanistica verde pubblico parco F1, mentre da una personale verifica ha appurato che diversamente sulla stessa grava il vincolo di verde di rispetto tutelato. Chiedo all'amministrazione se è possibile e compatibile dal punto di vista urbanistico redigere un progetto e realizzare un parco pubblico su un'area comunale destinata a verde di rispetto o tutelato, e la sovrintendenza ha rilasciato il proprio benestare a questo intervento, essendo a conoscenza della reale destinazione del sito nel PRG. Grazie. Grazie. Prego. Assessore Turchetto, a lei la parola. Sì, grazie. Allora, la quinta verde che prospetta sul Meschio, in piazza Flaminio a Serravalle, non è un qualsiasi risibile lembo di terra, ma uno di quei fattori ambientali che concorrono a fare di Vittorio Veneto una città unica. La riacquisizione di quest'area non ha alcun intendimento autoritario, come ha detto lei, ha invece un forte valore culturale. Nei casi in cui a seguito di un pronunciamento giudiziario il Comune sia risultato titolare di un bene, questa amministrazione si è adoperata per riacquisirlo e restituirlo alla collettività. Si vede la Vittoria Lata Sud ed ora si vedrà appunto l'isoletta. Questi sono gli unici casi accomunati dal fatto che vi è stato un pronunciamento del giudice. La disponibilità finanziaria per eseguire i lavori è stata resa disponibile dall'approvazione del bilancio di previsione 2016 e da quella data abbiamo fatto i progetti, acquisito tutti i pareri necessari, sovrintendenza, genio civile, eccetera, ed affidato i lavori. Quindi è un esempio di efficienza in realtà. La cisterna,
che è stata dichiarata in uso dal cittadino che occupava l'area non pregiudica l'utilizzo dell'area stessa. È stata prevista un'illuminazione dell'area che è costituita da 2 semplici punti luce, lanterne uguali alle altre presenti a Serravalle, per consentire la fruibilità dell'area in sicurezza nelle ore serali e caratterizzare meglio il luogo. Ecco, per quanto riguarda le fonti urbanistiche, insomma, non sappiamo quali siano le sue fonti, ma che il verde di rispetto tutelato non possa essere reso fruibile al pubblico pare proprio una sua personalistica distorsione della realtà. Una domanda? Sì, sì. A cui dovrà rispondere. E questa è la risposta. Ma non è ho chiesto anche se è possibile avere l'elenco di tutte le altre. Non ce ne esiste. Vabbè. Consigliere Fasan, assessore, articolo 21,9, le do la parola per esprimere o meno la sua soddisfazione. Ringrazio l'assessore per la risposta incompleta, assolutamente incompleta, perché il succo della mia domanda era: ci sono altre proprietà private ad uso pubblico intercluse al pubblico in questo momento, e si può avere un elenco di queste aree? No, scusa. Sì, Martino, scusa. puoi sempre pensare di interrompermi e Consideriamo questa come una motivazione. Ancora prima, sta zitto, se no ti Ok. fuori la roba che non dovessi avere. Grazie. Punto numero 12, la parola al consigliere Maset per la sua interrogazione. Anzi, punto numero 11, chiedo scusa. Prego, consigliere Maset, a lei la parola. Grazie Presidente. Allora, leggo quella che è la mia interrogazione, che ha per oggetto i parcheggi interrati del complesso Agribella. Con questa mia interpellanza intendo dar voce alle tante richieste di cittadini che mi hanno interpellato in merito alla chiusura, ormai che si protrae da mesi, del parcheggio interrato posto al piano primo del condominio Agribella. Da dati in mio possesso risulta che la convenzione stipulata in data 31/12/1986 tra il Comune di Vittorio Veneto e il Consorzio Agribella recitava che, a fronte della concessione edilizia per il complesso soprastante, il Consorzio si impegnava a rendere fruibili al pubblico le rampe di accesso, i garage posti al piano primo e secondo interrati, il giardino pensile, i marciapiedi e le gallerie pedonabili. In aprile del 1991 i lavori risultavano conclusi e veniva rilasciato il relativo certificato di agibilità per i garage e le opere correlate, con la prescrizione che l'utilizzo e la gestione di spazi di uso pubblico si realizzassero secondo le disposizioni che l'amministrazione comunale impartiva con apposito atto. Sulla base di tale convenzione, quindi, l'uso pubblico dei parcheggi, di tutti e due i parcheggi quindi, sia quello al piano primo che quello al piano secondo interrati, salvo indicazioni diverse, doveva avvenire liberamente 24 ore su 24, fatte salve eventuali altre prescrizioni di cui chiedo mi vengano illustrati i contenuti, considerato che i parcheggi in realtà risultano regolamentati da orari ben precisi. Ad ogni modo, le regolamentazioni, qualunque esse siano, devono assicurare, trattandosi di standard legati alla presenza di attività diverse dalla residenza, la fruibilità sempre e comunque in ogni caso, sempre durante l'orario di apertura delle attività commerciali o direzionali e di tutti e due i piani. Il problema perché di problema che riguarda tutti i cittadini di Vittorio Veneto si tratta è che, coincidente con la chiusura del supermercato Copca, vi è stata la chiusura del piano primo di tali parcheggi. Mi sono recato di persona più volte questi ultimi mesi, a diverse ore del giorno, e ho sempre trovato il parcheggio al primo piano interrato chiuso. Ho notato tra l'altro che fino a qualche settimana fa in tutti e due i cancelli di entrata vi era una scritta che segnalava la chiusura del supermercato Copca. Aggiungo però non la chiusura del parcheggio. La mia domanda allora è questa: il piano primo dei summenzionati parcheggi era dall'inizio o è diventato in un momento successivo di proprietà privata?
In questo caso chiedo mi vengano forniti i termini di tale convenzione. I cittadini di Vittorio Veneto, se così fosse, sono stati privati di un'opera che a mio avviso gli appartiene e che anche in termini di servizio ai cittadini e alla città sarebbe una grave ed ingente perdita. Grazie consigliere. La risposta all'assessore Turchetto, a lei la parola. Allora, con riferimento al parcheggio interrato del condominio Agribella si precisa che i parcheggi, ancorché gravati da servitù di uso pubblico regolarmente costituita, sono sempre stati e sono ancora oggi privati. Le condizioni d'uso non sono mai state modificate, a meno della chiusura del parcheggio al primo piano interrato, intervenuta a seguito della chiusura del supermercato e dell'apertura della procedura di concordato preventivo della società titolare. A seguito di quest'ultimo fatto, l'amministrazione è prontamente intervenuta con nota protocollo numero 3530 del 29 gennaio appunto di quest'anno, chiedendo il mantenimento dell'uso in atto, oltre che le ragioni della chiusura. Sono attualmente in corso contatti con l'amministrazione del condominio e con il liquidatore fallimentare per perseguire appunto l'obiettivo della riapertura del parcheggio. Consigliere Masetta. Grazie. Grazie. Ringrazio l'assessore, io sono soddisfatto della risposta, nel senso che stiamo per riappropriarci di quello che è lo spazio, quindi, ecco, quindi bene, insomma, cosa molto buona. Se è possibile chiederei se mi fa avere anche questa risposta scritta proprio per archiviarla per mio uso personale, grazie. Grazie a lei. Punto numero 12, interrogazione e risposta orale presentata dal consigliere Gianluca Posocco sulla sistemazione del parcheggio Vittorio Sud. Prego. Grazie Presidente, rapidamente non la leggo ma faccio il riassunto. Diciamo che il parcheggio del Comune all'uscita del casello dell'autostrada A27 del parcheggio Vittorio Veneto Sud, diciamo, è stato acquisito dal Comune nel 2010 e tale parcheggio è semplicemente una mera stesura di materiale ghiaioso compatto. Durante i periodi siccitosi si alzano nuvole di polvere da questo parcheggio, durante i periodi piovosi ci sono delle buche enormi che si formano. Con una delibera di giunta, la 149 per l'esattezza, è stato approvato il progetto preliminare della sistemazione del parcheggio legato anche alla pista ciclabile di Cozzuolo. Era stato inserito nel piano opere pubbliche. Chiedendo il 12 aprile all'assessore Turchetto che intenzione avesse rispetto al parcheggio, l'assessore mi ha risposto dicendo sì, l'intenzione è quella di sistemarlo, di procedere alla sistemazione, ma lo faremo con un unico lavoro che riguarda anche la pista ciclabile, la sistemazione di via Grazioli. Allo stato è ancora in progettazione. Allora, nel rispetto dei residenti che abitano vicino al parcheggio, per l'immagine di una città curata che dobbiamo dare a tutti quei, diciamo, anche turisti che frequentano il nostro territorio e trovano nel parcheggio un luogo di incontro, e per eliminare anche le continue spese di manutenzione straordinarie, chiedo all'assessore se fosse possibile cortesemente anticipare i lavori per la sistemazione di quel parcheggio lì. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Turchetto, prego. Io concordo con tutto quanto è stato detto sostanzialmente, per cui sull'utilità del parcheggio, sulla necessità di farlo e via dicendo, di metterlo a posto, di sistemarlo, che già esiste, insomma, e assolve allo scopo per cui è stato fatto. E la programmazione però è quella prevista, quindi non è che si possono anticipare dei lavori rispetto ad altri, rispetto ad una programmazione, per cui insomma venendo alla risposta, la sistemazione la faremo perché è un'opera pubblica che avevamo già in programma di fare.
Stiamo assegnando gli incarichi di progettazione definitiva e esecutiva, abbiamo già fatto la manifestazione di interesse, stiamo assegnando appunto questi incarichi. Sono anche d'accordo sul fatto che la città debba avere un'immagine curata e in effetti siamo intervenuti noi come amministrazione sulle due porte di ingresso principali, quella nord e quella sud, le due Vittorie Alate, sistemando Porta Cadore e la Vittoria Alata Sud. Questa può essere considerata la porta di ingresso ovest e sistemeremo anche questa appunto nei tempi che richiede la programmazione comunale, quindi prossimamente interverremo anche su questo spazio sicuramente. Consigliere Grazie Assessore. Grazie a lei. Punto numero... Presidente, chiedo la verifica del numero legale. Permette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scusa, non siamo noi che dobbiamo fare il quorum. Noi usciamo. È chiaro che usciamo. Aspettiamo un quarto d'ora e chiamate qualcuno. Noi rimanevamo appunto perché io non so. Sospeso il consiglio comunale per mancanza? Vabbè, Se vuoi andare via tu? no, poi andrò via. Sospeso il consiglio comunale per mancanza del numero legale. Come no? Se c'è il numero legale, devo andare via. Sì. Era un atto di cortesia nei confronti dell'interpretario. Questa è la prova provata. Tarda ora. Semplicemente chiedo di questa tarda ora, e visto che i consiglieri chiedono, Stavolta mi spiace, di non proseguire. Allora, vista la tarda ora... Se noi andavamo via tutti, nessuno ci poteva. Okay. No, aspetta un attimo. Fermo. Allora, fermi, articolo 40, 41, articolo 40 ci obbliga ad aspettare 15 minuti per la verifica del numero legale. Allora, i consiglieri che escano dall'aula dopo l'appello ne danno avviso al segretario generale che avverte il Presidente dell'eventuale sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il Presidente può far richiamare in aula i consiglieri. Se ripetuto l'appello si riscontra ancora la mancanza del numero legale, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta per 15 minuti. Sì, d'accordo. Se ripetuto l'appello manca il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta per gli argomenti ancora da deliberare. Quindi se voi uscite dall'aula, io fra 15 minuti dichiarerò deserta la seduta. Bene.
Certo, io lo rispetto alla lettera il quarto d'ora. Fasan, se lei fosse rimasto nei paraggi l'ho appena letto, quindi io sto rispettando il quarto d'ora. Non serve il suo aiuto comunque. Allora, appello nominale. Segretario, prego. Bassetto. Botteon. Carnelos. Dare. Darcier. De Bastiani. De Vallier. Dus. Fasan. Fiorin. Maset. Posocco. Sant'Antonio. Saracino. Sonego. Tocchet. Presente. Tonon. 3, 3, 6, 7, escluso il sindaco. Cioè 8 col sindaco. Siccome l'articolo 40, la metà senza computare a tal fine il sindaco, quindi la metà di 17 è 8,5, 8 praticamente con i numeri interi, quindi non siamo in 8, non c'è il numero legale. Quindi dichiaro chiusa la seduta, dichiaro deserta la seduta ai sensi del comma 4 dell'articolo 40. Quindi i punti non trattati sono il 13 e 14. Ok. Scusa? Ah, sì, scusa, questo è il primo quarto d'ora. Alt. Sì, con questo. Allora, e qualcuno chiami il consigliere Fasan a questo punto, o devo andare io a richiamarlo? Va bene, allora. Sì, secondo la.
Allora la parola al segretario per l'appello nominale. Bassetto. Botteon. Carnelos. Darè. Darcier. De Bastiani. De Valier. Dus. Fasan. Fiorin. Maset. Posocco. Sant'Antonio. Serracino. Sonego. Tocchet. Presente. Tonon. Dieci presenti, 9 senza il sindaco, quindi c'è il numero legale. Punto numero 13 all'ordine del giorno. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Ah, scusa, sei fuori posto, scusami. 11. Non cambia comunque la presenza del numero legale. Punto 13, la parola al consigliere Posocco. Grazie. Allora, la mia interrogazione riguarda il rifacimento della segnaletica orizzontale in zona industriale di Vittorio Veneto. Avete visto, chiunque di noi è passato, della completa usura della segnaletica stradale orizzontale, in particolar modo degli attraversi pedonali e strisce di mezzeria, ma anche le strisce di margine, le frecce direzionali e le strisce di raccordo. Sottolineando che risulta indispensabile garantire la massima sicurezza a conducenti e pedoni. Le più attente cure alla strada e alla segnaletica stradale concorrono in misura notevole alla sicurezza e alla fluidità della circolazione veicolare. La manutenzione della segnaletica stradale in generale rappresenta un compito specifico dell'ente proprietario della strada e chiedo cortesemente entro quanto tempo verrà rifatta la segnaletica orizzontale in zona industriale. Grazie. Grazie. Assessore Turchetto. Sì, siamo consapevoli ovviamente del problema, diciamo, della segnaletica in zona industriale e per quanto riguarda la segnaletica orizzontale stiamo già facendo nelle strade che sono state riasfaltate o asfaltate in queste settimane. Vi siete resi conto, mi pare, che ci sono dei lavori in corso e in queste strade stiamo già appunto facendo la segnaletica. A seguire verrà fatto l'appalto, l'affidamento di ulteriori lavori di segnaletica orizzontale nei limiti di quanto previsto dal bilancio 2016, quindi nei limiti economici finanziari. Certamente una parte di questi lavori di segnaletica verranno fatti anche in zona industriale. Ecco, non andranno a coprire tutta la zona ovviamente, però cerchiamo di concentrare le risorse soprattutto sugli aspetti che riguardano la sicurezza. Grazie. Consigliere. La ringrazio, Assessore, sono soddisfatto della sua risposta. Punto numero 14, consigliere Fasan, ha tempo 5 minuti per illustrare l'interpellanza. Prego. Grazie Presidente, la prima domanda che vorrei fare è perché abbiamo ripetuto per 15 minuti invece che un quarto d'ora canonico. Perché non ho fatto l'appello nel momento giusto. Grave errore, gravissimo, lei ha dato la possibilità a chi era a dormire di tornare e non è lo scopo del Consiglio Comunale essere condiscendenti con chi va a casa invece di fare il proprio lavoro. Va bene, la ringrazio della precisazione. No, non è questione di Ma se lei doveva fare l'appello non l'ha fatto, basta, ha chiuso. Ho inteso i 15 minuti in modo personale, diciamo. Prego. Vabbè, hai voglia. Allora, qui ho fatto una interrogazione. Non nascondo, mi permetta, che comunque l'articolo doveva 40 come minimo non è scusarsi scritto nei confronti delle minoranze che modo non preciso. Attendono che venga rispettato, visto che lei è ligio sui 5 minuti, 4 minuti e mezzo,
doveva almeno dire scusatemi, mi sono dimenticato di fare l'appello. Io ero pronto ad andare a casa e ho dovuto aspettare un quarto d'ora in più per un suo errore. Allora qui ho fatto... Di cosa? No. No, quando ho finito il meeting può fare quello che Questione vuole. personale. Ha detto che il consiglio della maggioranza ha fatto mancare il numero legale, invece sono stati i consiglieri della minoranza a far mancare il numero legale. Come le riprese televisive hanno Certificato? No, le riprese televisive hanno certificato che voi non avevate il numero legale, basta. Non è la minoranza che deve tenere il numero legale, dai. sulle interpellanze che sono di stretto interesse degli interpellati. Ma questa è una tua interpretazione come quella del quarto d'ora di Tocchetti. Vabbè, è la tua interpretazione. Vabbè. Ma io ero qua. E ho chiesto il numero, la verifica del numero legale, come voi l'avete fatta anche per passato parecchie volte, e purtroppo mancava il numero, ma non è la minoranza che deve sostenere la maggioranza. È la Non è maggioranza questione che di deve sostenere, il numero legale è mancato perché siete uscite voi, e questa è la realtà. Non è questione di sostenere o meno. Di cosa? Bon, chiarito, comunque abbiamo chiarito e ho capito tante cose comunque da questo comportamento. La parola... Del mio comportamento No, dal suo. È irreprensibile, chiedo che venga solo rispettato il regolamento. Adesso basta. la prego di andare avanti. Boh, Prego. la ringrazio come sempre. Allora io ho fatto delle domande perché ormai Canellos mi ha bruciato metà tempo. Chiedo all'amministrazione quanti migranti vi sono attualmente a Vittorio e come è suddivisa la loro accoglienza fra Caritas, Chase e Hotel Winkler. Ci sono altri migranti ospitati a diverso titolo dall'amministrazione in altre strutture? Una serie di domande che pregherei fossero risposte puntualmente. Quanti migranti sono transitati in questi 2 anni per Vittorio Veneto? Di questi, quanti hanno lasciato le strutture d'accoglienza e si sono resi irreperibili entrando nella clandestinità? Quanti hanno avuto la propria posizione valutata dal Tribunale? Di questi, quanti hanno visto riconosciuto lo stato di rifugiato politico e quanti hanno visto riconosciuto lo stato di rifugiato per motivi umanitari? Quanti nel giudizio di primo grado non hanno avuto riconosciuto il diritto a rimanere e quanti di loro hanno ricorso contro la decisione del Tribunale? Chiedo inoltre quante carte d'identità sono state distribuite ai migranti dall'ufficio anagrafe e se c'è una reale possibilità che in futuro il sostentamento di questi nuovi residenti, risultato in stato di indigenza, possa essere a carico del Comune, gravando sul bilancio comunale e sulle mai insufficienti risorse del sociale. Ricordo che in un precedente consiglio il sindaco aveva affermato che alcuni migranti che avevano acquisito lo stato di rifugiato e che quindi non avevano più diritto di essere ospitati al CEIS erano stati provvisoriamente ospitati in una struttura privata a spese dell'amministrazione perché si erano trovati improvvisamente per la strada senza alcuna forma di sostegno, visto che il CEIS è tutto tranne che un ente di beneficenza ed esercita l'accoglienza solo se pagato. Chiedo se ci siano attualmente migranti il cui sostentamento a carica dell'amministrazione comunale e quanti soldi sono stati spesi negli ultimi 2 anni per questo obiettivo. Chiedo inoltre in quale voce del bilancio comunale sono state attinte le risorse per far fronte a queste impreviste spese. Ricordo che in Consiglio Comunale l'amministrazione più e più volte aveva espresso la volontà di voler perseguire l'obiettivo di integrare gli ospiti delle strutture d'accoglienza, cercando di inserire nel tessuto sociale cittadino, assegnando loro dei lavoretti di manutenzione del territorio o convenzionando il loro lavoro con delle associazioni che fanno del volontariato. Erano state più volte riportate dai quotidiani cittadini che, tanto per cominciare, ben 3 volenterosi avevano intrapreso a collaborare con l'associazione Insieme per Ceneda nella manutenzione del Parco Papadopoli. Chiedo se questo è rimasto il solo caso isolato di partecipazione attiva alla vita cittadina, dal momento che non ho più avuto notizia di altri casi simili, in quale modo viene espletata l'opera di volontariato affidata ai succitati ospiti e per quanto tempo la loro attività li occupa giornalmente e mensilmente. Grazie. Assessore Barbara Denardi.
Gentilissimo consigliere Fasan, la ringrazio per l'ennesima occasione che mi ha dato per fornire alcune informazioni in merito a questa vicenda. Nelle sue richieste, però, sovente suole distorcere le cose o confonderle. Pertanto sono costretta a giocoforza a fare alcune precisazioni per rispetto della verità. Le ricordo che, a mio parere non casualmente, l'arrivo dei primi migranti coincide non con l'insediamento di questa amministrazione, ma con gli ultimi mesi della sua, rectius, di quella del suo vicino di banco, di cui lei, se non sbaglio, era assessore. Andiamo poi per ordine, seguendo le sue domande. Punto 1, 216, 34 130 52. Punto 2. No, la domanda comunque non è corretta ed è insinuante, perché nessun migrante è ospitato a nessun titolo dall'amministrazione, neanche quelli di cui al punto precedente. Punto 3. Al CEIS, con l'esclusione degli attuali richiedenti asilo, sono transitate 329 persone. La nuova Facility SRL non ha ottenuto dalla Prefettura l'autorizzazione a comunicarci e diffondere alcun dato, salvo le presenze odierne, e la Prefettura, pur richiesta, non li ha trasmessi. A. La domanda è giuridicamente scorretta e banalizza un problema reale. Si pensi solo, ad esempio, al fatto che il richiedente asilo ha la facoltà di uscire dal sistema di accoglienza quando lo vuole, ferma restando la possibilità di permanere nel territorio nazionale fino al termine della procedura di riconoscimento o meno della protezione internazionale. E comunque non è competenza dell'amministrazione comunale verificare la collocazione di ogni richiedente asilo sul territorio nazionale. B. Anche questa domanda non è posta correttamente. Ricordo che solo coloro che ricevono un diniego dalla commissione territoriale, che non è il tribunale, e che ne richiedono il riesame, vedono la loro posizione vagliata dal Tribunale. Ad oggi ci sono stati 36 riconoscimenti di protezione umanitaria. C. Anche questa richiesta, alla luce di quanto esposto sub B, è giuridicamente scorretta. Sono stati proposti 69 giudizi presso il Tribunale avverso i dinieghi ricevuti dalla Commissione e non dal Tribunale. Le carte di identità emesse ad oggi sono 162. Nessun migrante è ad oggi per il sostentamento a carico dell'amministrazione comunale. Complessivamente sono stati erogati contributi una tantum per 1.790 euro attinti al capitolo minimo vitale 2015-2016 assegnati a 9 persone che avevano visto riconosciuta una forma di protezione internazionale. A seguito della Convenzione per il coinvolgimento di migranti gestiti dalla Cooperativa Sociale Integra di Belluno in attività di volontariato sul territorio comunale, promossa dal Comune di Vittorio Veneto, e dell'analoga successiva convenzione promossa dalla Prefettura di Treviso, 2 associazioni hanno concretizzato il progetto coinvolgendo complessivamente 11 migranti, 4 insieme per Ceneda e 7 la consulta dell'associazionismo culturale vittoriese. In qualità di soci, questi giovani sono stati via via coinvolti in attività di manutenzione del verde, sono stati realizzati tavoli e panchine per l'area verde esterna del complesso Fender e altre piccole e semplici azioni manutentorie, Parco Papadopoli e area Fender, e della coltivazione degli orti presso l'area Fender, oltre all'aiuto per l'allestimento del mercatino in Duomo. Sia le esperienze svolte all'area Fender sia a Ceneda possono ritenersi, a detta dei referenti delle associazioni, sostanzialmente positive. Nell'ambito della giornata Puliamo il Mondo, svoltasi a settembre 2015, su indicazione dell'amministrazione, la sezione cittadina di Lega Ambiente ha coinvolto, come emerso anche sugli organi di stampa, una quarantina di giovani ospiti del CEIS nella pulizia della pista ciclabile. Poi le chiederei cortesemente di confermarmi se questi sono i suoi recapiti: 347 447 1856 fasan.bruno@gmail.com. Questi sono sul sito internet dell'associazione Valla Pisina Notizie, indicati nel sito internet come contatti dell'associazione. Sì, no, questo risulta in internet, sono i suoi? No, perché cominciavo a sospettare che ci fosse un hacker, visto che nel suo ricorso al TAR sostiene di non essere capace di usare né internet né la mail. Comunque va bene, probabilmente ho pensato che fosse un soggetto con lo stesso nome. Sono sicura allora che nei prossimi giorni, visto che lei risulta dal sito internet dell'associazione Valla Pisina Notizie, iniziative come contatto per notizie e informazioni generali,
che fisserà un appuntamento con gli uffici comunali per conto dell'associazione per concordare un progetto, aderendo anche lei o meglio la sua associazione al protocollo del comune o quello della provincia, della prefettura, per impiegare in attività di volontariato i richiedenti asilo e unirsi alle esperienze già positivamente portate avanti da Insieme per Ceneda e dalla consulta dell'associazionismo vittoriese. E di questo già la ringrazio. Grazie. Fasan, la parola per la soddisfazione o meno alla risposta. Lei sta scherzando, vero? Bene, Presidente. Soddisfatto. Come da regolamento. Ho rimborsato. Allora, non credo che le mie domande siano tendenziose o siano giuridicamente scorrette. Ho chiesto solamente quante persone, una serie di dati che la gente normale si fa. Se l'assessore Denardi, la coda di paglia, e pensa che io abbia domandato quante persone sono transitanti immigranti, è una domanda tendenziosa, è una domanda reale. Quanti sono ospitati al CEIS? Al CEIS sono 140 in questo momento, te lo dico io, e al Winkler sono 58 pasti tutti i giorni, mezzogiorno e sera, che fanno 200, in più c'è la Caritas. Vedi, non occorre avere i dati della prefettura, basta conoscere uno che porta da mangiare e si sa quanti pasti sono. Ecco, allora avrei avuto piacere. Di cosa? Va bene. Comunque, prego. Però mi sembra. Quindi, in definitiva? Preferisco non esprimermi, No, grazie. Allora, Non è lei mica ha obbligatorio. fatto le domande e l'assessore Denardi le ha puntualmente risposto. Questa è la realtà dei Aspetto fatti. aiuti per la Valle Pisina Iniziative. Esaurito il punto all'ordine mia del giorno, laurea. dichiaro chiusa la seduta. Buonanotte a tutti. Posso dichiarare la mia soddisfazione che ci sono le telecamere che vedono come viene trattata la minoranza. Anche perché in futuro, magari, tra 3 anni vi insegno che succede in minoranza. Non si sa mai che si può perché gli fai